della nostra cultura. Quindi già indicare il fatto che noi siamo degli esseri complessi, che siamo fatti di una dimensione corporea, di una mentale e anche una spirituale, è il punto di partenza. Una volta che abbiamo capito come è fatta la nostra Costituzione, capiamo anche di che cosa abbiamo bisogno per raggiungere la gioia. Molta gente considera la gioia, la felicità, la ricerca sul materiale. Si compra le cose o anche sul cibo mangia, però è una felicità, una gioia temporanea. Il libro arriva anche a insegnare questo. Sì, io anche nei libri precedenti, il primo si chiama proprio La felicità sul comodino, è un libro proprio che spiega molto bene questo tipo di dinamiche. Noi tendiamo, più che a cercare la felicità, tendiamo a riempire dei vuoti, oppure cerchiamo di colmare delle istanze di tipo egoico. Cerchiamo queste risposte nel mondo esterno, nel mondo materiale, e però dobbiamo sapere che tutto quello che esiste nel mondo materiale è impermanente, è soggetto diciamo, alla decadenza. Per cui se la mia felicità è legata a un oggetto, per esempio diciamo, non so, un'automobile, quell'automobile dopo un po' di tempo diventa vecchia, ce ne saranno altre ancora migliori e io dovrò rinnovare la mia ricerca cambiando automobile, e questo esempio lo possiamo portare su qualunque altro ambito di tipo materiale. Gli antichi, soprattutto le scritture più antiche, ci insegnano che la felicità non è qualcosa che sta fuori di noi, è più che altro una dimensione con cui di fatto noi nasciamo. Basta guardare i bambini come sono, quando giocano, come si esprimono, e quindi dobbiamo sapere che la felicità richiede delle condizioni, e la prima condizione che richiede è l'innocenza, ed è la prima cosa che si perde andando avanti, ahimè, nella vita. Però abbiamo anche la possibilità di recuperarla, e questa è la prima delle condizioni per cercare di essere più sereni e più felici, diciamo meno preoccupati soprattutto. Dopo il grande successo dei libri La felicità sul comodino, Ogni giorno un miracolo e L'arte di volerti bene, l'autore conduce i lettori alla scoperta della via dell'intelligenza spirituale per affrontare le grandi sfide personali e collettive. È un percorso che è nato in modo un po' casuale, è nato anche proprio dalle comunicazioni dei lettori. A partire dal primo libro i lettori hanno cominciato, oggi grazie ai social è possibile, hanno cominciato a scrivermi e a raccontarmi la loro esperienza di quello che leggevano, e così ho potuto vedere veramente qual è l'effetto di queste parole, l'effetto di queste ricerche e di queste conoscenze sulle vite delle persone. Per cui è stato spontaneo continuare, perché mi sono stati chiesti ulteriori approfondimenti e di conseguenza è venuto il secondo libro, poi il terzo e adesso questo Rinascere nella gioia, che è un po' quello che chiude il cerchio perché sistematizza un pochino tutto il discorso sulla felicità. Ben ritrovati! In questa puntata ci addentreremo nella storia locale. In particolare andremo a scoprire un antico mestiere che purtroppo con la modernità dei tempi attuali è andato perduto. Alle mie spalle intravedete l'acqua, un indizio fondamentale di quello di cui andremo a parlare oggi. Ci troviamo infatti nelle sponde della Piave, in provincia di Treviso, dunque nel versante orientale della Pedemontana. Più precisamente scopriremo un'attività che univa il bellunese con il territorio veneziano, le foreste del Cadore con la vita della Repubblica di Venezia. In questa puntata ci faremo raccontare una storia, quella degli zattieri del fiume Piave.
Per farlo siamo arrivati a Fontigo, nel comune di Sernaglia della Battaglia, al Museo Media Piave, il museo di comunità del quartier del Piave. Qui si trova una mostra fotografica dedicata agli zattieri, che sono stati recentemente riconosciuti dall'UNESCO patrimonio immateriale della cultura. Allora andiamo a scoprirlo. Ci troviamo a Fontigo, nella frazione del nostro comune, dove abbiamo questo museo, CEA-MEP, Centro Educazione Ambientale Media Piave, che è il contenitore di tutto quello che è il racconto del nostro territorio, della storia, delle attività e della natura. La sala in cui ci troviamo è riservata alla Grande Guerra, il racconto di tutto quello che è stata l'attività svolta nel periodo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e gli oggetti in qua contenuti si riferiscono a quanto ritrovato nel fiume Piave, quindi sono oggetti che l'acqua ci ha restituito. Per continuare quello che è il racconto delle attività svolte nel nostro territorio e in particolare nel fiume Piave, abbiamo pensato di costruire questo racconto dell'attività di zattiere. Era un lavoro che si svolgeva lungo il fiume Piave per il trasporto del legname dalle valli del Cadore fino a Venezia, dove era utilizzato per la costruzione della città, che senza il lavoro degli zattieri non sarebbe stata costruita. La mostra è allestita al CEA-MEP di Piazza del Popolo ed è stata ideata dal Comitato di Gestione del Centro, grazie alla collaborazione con l'Associazione Zattieri del Piave del Comune di Codessago e Zattieri del Brenta del Comune di Valbrenta. Questo percorso che abbiamo inserito nel racconto di questa mostra illustra le attività che una infinità di persone svolgevano per arrivare a svolgere questo lavoro, dal taglio degli alberi in Cadore, dal trasporto degli stessi fino alle segherie, attraverso cidoli, attraverso stue, attraverso delle attività fatte dai menadas che smistavano il legname. Venivano poi contrassegnati i vari tronchi con dei simboli particolari di riconoscimento, lavorati, partivano poi dalla valle dell'Ansei per arrivare a Codissago, dove si costruivano le zattere, e queste zattere partivano in navigazione fermandosi nei vari porti inseriti lungo il fiume Piave. Un porto era a Falzè di Piave, un porto era a Nervesa, un porto era a Ponte di Piave, che poi serviva all'arrivo di Venezia. Lungo questo percorso avevano altri punti di sosta dove pagavano il dazio, e il ritorno degli zattieri era a piedi lungo il percorso del San Boldo o del Praderadego. Il racconto di questa esposizione è una storia di uomini che dovevano avere anche una grande abilità per la pericolosità del fiume e del lavoro che stavano facendo. Perché è nato questo lavoro? Per poter avere del legname che dal Cadore poteva essere trasportato col fine di costruire Venezia. L'autostrada non esisteva, camion, mezzi di trasporto, treni non c'erano, quindi l'unica possibilità di trasporto era la via del fiume.
quindi la fluittazione ha avuto inizio già dall'antichità, ancora dai primi romani, e è stata poi l'attività di zattiere sancita e riconosciuta dallo statuto firmato dal doge Barberigo il 3 agosto 1492, lo stesso giorno in cui sono partite le caravelle di Cristoforo Colombo. Questa attività era svolta da Zatter e Menadas. Zatter chi conduceva la zattera, Menadas chi smistava il legname dai cidoli per avviarlo alle segherie. La costruzione della zattera coinvolgeva poi anche chi coltivava il nocciolo, che veniva utilizzato per legarla, e la lavorazione del legno con la foratura per poter assemblare la zattera, e a seguire tutte le operazioni necessarie. Gli zattieri e i mercanti di legname hanno avuto un ruolo fondamentale nel corso dei secoli nell'economia sia del Cadore che della Serenissima. Il trasporto di legname attraverso la Piave e i suoi affluenti, un processo chiamato fluitazione, è stata un'attività di grande importanza che ha conosciuto un forte sviluppo intorno al 1420 con l'espansione della Repubblica di Venezia. Questi tronchi che vedete sono stati ritrovati recentemente da delle ristrutturazioni di abitazioni, e avendo dei fori, testa e coda, e anche il segno del riconoscimento del proprietario fatto appunto della segheria, ci danno la certezza che erano stati utilizzati come parte di zattera. Sono tronchi che, partiti dal Cadore, sono arrivati a Venezia con la zattera. Anche i poeti si sono interessati dell'attività degli zattieri. Troviamo appunto accenni alla loro storia nella poesia del Carducci, nella poesia di Zanzotto, i Menadas, dove appunto l'abbiamo in dialetto, e qui abbiamo esposto la traduzione e la sua opera autografa riportata su un piatto realizzato dal Cotto Veneto. Ha anche una poesia del Piave, sempre scritta da Zanzotto, con un'opera di Loris Giotto a fianco. Altri argomenti che riguardavano sempre questa attività, meno diretti come operatività, ma importanti nella loro storia, è la devozione che gli zattieri avevano per San Nicolò. San Nicolò è il protettore dei naviganti, quindi protettore anche degli zattieri, e nelle strade che loro percorrevano, nei luoghi che frequentavano, troviamo moltissime chiese, capitelli, punti dedicati a San Nicolò, dove troviamo anche degli ex voto, si parla di miracoli o di varie cose accadute. Ci sono anche degli aneddoti particolari. Abbiamo trovato una chicca, diciamo, che uno zattiere è diventato generale di Napoleone Bonaparte. Era anche amico di Ugo Foscolo. Anche questo è una cosa particolare che, come ricerca, ci può portare a tante curiosità. In località Passo Barca, a Falzè di Piave, altra frazione del comune di Sernaglia, si trovava il primo porto di cambio, dove gli zattieri che provenivano da Belluno consegnavano le zattere agli zattieri di Ponte di Piave, per poi rientrare a casa a piedi lungo la strada di Praderadego o San Boldo. La mostra è stata inaugurata il 21 gennaio e rimarrà visitabile fino al 28 di maggio.
Normalmente è aperta il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio, compreso Pasqua e lunedì di Pasqua. Abbiamo pensato che è giusto avere i musei aperti nelle giornate di vacanza. Vale la pena di visitare questa mostra per avere una conoscenza di quella che era l'attività di questi uomini che lavorando hanno potuto partecipare alla costruzione di Venezia. Senza di loro Venezia non ci sarebbe stata. Il nostro territorio non è solo Grande Guerra e le colline non sono solo Prosecco, ma c'è molto altro da raccontare. Non solo questa attività, ci saranno altri racconti che andremo a fare, ma questa la riteniamo proprio una cosa importante che stava andando nel dimenticatoio, mentre coinvolgendo scuole e ragazzi possiamo riproporre quello che era la nostra storia e le nostre attività. Insomma, una vera e propria perla della nostra storia, perché ci permette di conoscere le nostre radici, compresi gli usi e i costumi dei nostri avi, aspetti che hanno fondato le basi della nostra comunità. Ci avviamo così alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!
La libreria La Bassanese di Bassano del Grappa organizza periodicamente l'Aperilibro, eventi culturali che uniscono l'incontro con l'autore e l'aperitivo offerto dalla libreria alla fine dell'incontro. L'ospite di venerdì 17 marzo è stato Giuseppe Mendicino, considerato il maggiore esperto di Mario Rigoni Stern, noto per i suoi libri sulla natura, le montagne e le storie di guerra, come Il sergente nella neve e Il bosco degli urogalli. Sono 100 anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, quindi a questo servono gli anniversari. È un'occasione per ricordare uno dei più grandi narratori del nostro Novecento, insieme a Primo Levi, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Nuto Revelli. E l'abbiamo ricordato io, Paolo Pozzato, Paolo Cognetti, Luca Mercalli, ognuno approfondendo la materia che conosce meglio. Allora c'era la mezza giornata dedicata alla storia, l'altra legata alla letteratura, un'altra alla natura, perché la ricchezza di Rigoni, delle sue opere, è la poliedricità, cioè lui si è occupato di tutto. Ed è attuale per tutto, l'attenzione alla natura, la tutela dell'ambiente è attualissimo. La scrittura chiara antiretorica è più attuale che mai, l'etica civile non ne parliamo neanche, c'è sempre bisogno, e poi il dovere della memoria, ecco, perché se non ricordiamo i fatti che sono avvenuti, le cose che sono state, la storia, e poi le tragedie del passato si ripetono. Era un po' il dovere che sentivano sia Primo Levi sia Mario Rigoni Stern. Noi dobbiamo ricordare, perché non devono più succedere. Purtroppo succedono. La storia insegna, ma noi non ascoltiamo abbastanza. Mendicino ha raccolto i contributi di numerosi esperti per il suo ultimo libro, presentato venerdì alla Bassanese, Mario Rigoni Stern, 100 anni di etica civile, letteratura, storia e natura. L'incontro è stato moderato da Paolo Pozzato, docente di storia e filosofia e ricercatore indipendente soprattutto nel campo della storia militare. Tanti drammi, cataclismi avvengono perché c'è tanta ignoranza, oltre che interessi economici. Poi l'attenzione alla storia, tramite Rigoni Stern conosciamo meglio la Grande Guerra e anche la Seconda Guerra Mondiale, e poi è anche una lezione di buona scrittura, perché se noi prendiamo Italo Calvino, le lezioni americane, quell'esempio di italiano nitido, pulito, però ricco di vocaboli al tempo stesso, quindi capace di comunicare, Rigoni Stern. Rieccoci amici, ben ritrovati con Venezia che passione, puntata nuova, siamo alla quarta oramai, ci troviamo a Venezia Centro Storico e siamo in un posto magico, suggestivo, pittoresco, originale al tempo stesso, la libreria Acqua Alta, tante storie da raccontare, andiamo a sentire quali e soprattutto perché ce ne sono davvero di gustose e ricche, andiamo su, seguiteci. E adesso qui alla libreria Acqua Alta a Venezia Centro Storico con Venezia che passione è il momento di presentare un ospite e che ospite, anzi è un amico, non è un ospite, è un amico e un collega, e chi meglio di lui ci può parlare della venezianità proprio qui a Venezia, che riguarda non soltanto Venezia ma tutto il Veneto, esportato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Alberto Tosofei, lo ricordiamo, scrittore e saggista. Alberto, ben trovato, ciao, grazie di aver accettato il nostro... Grazie a voi dell'invito. Ma grazie a te Alberto, è sempre bello e piacevole rivederti e ascoltare le tue storie. Allora Alberto, noi siamo qui alla libreria Acqua Alta, perciò approfittiamo dell'occasione per parlare di libri, di stampa veneziana. Ma come ebbe inizio tutto questo qua a Venezia? Allora, è una storia bella, è una storia lontana. Sì. E oggi il mondo parla veneziano in qualche modo. Anche agli altri parliamo veneziano. Esatto, è abbastanza noto come diverse parole della lingua veneziana si trasferiscano poi non solo all'italiano ma anche in altre lingue. Lazzaretto, ghetto, ciao, il ciao. E così via, sono era parecchie.
passava, dicevano diciamo, le donne che servivano. Diciamo. Si sa un po' meno che il mondo scrive in veneziano, perché anche oggi quando chiunque di noi mandi un messaggio su WhatsApp, scrive un post su Instagram e usa il punto e virgola, l'apostrofo, l'accento, scrive come i veneziani hanno inteso utilizzare la punteggiatura fin dalla fine del 400, nel senso che la punteggiatura già esisteva, a parte il punto e virgola che viene inventato a Venezia, ma viene messa a punto, scusate il gioco di parole, qui a Venezia con la nascita proprio di Venezia come capitale mondiale del libro. Incredibile, siamo stati maestri anche in questo, in lingua veneziana, vero Ma non Alberto? solo, andiamo avanti, perché chi inventa la stampa è noto, è Johannes Gutenberg, Certamente. che non fa certo il tipografo, perché è il primo tipografo della storia, quindi lo diventa da quel momento in poi, ma finisce in rovina, nel senso che lui questa sua invenzione non riesce a trasmetterla, no? Si tiene le sue Bibbie, le prime Bibbie pubblicate a caratteri mobili, in magazzino perché non riesce a trasmettere l'importanza di ciò che ha inventato. A Venezia invece sono molto più abili a far diventare ogni intuizione un business. E ecco che appunto fin dalla fine del 400 e per tutto il 500 a Venezia non solo si pubblica, ma si stampano almeno la metà, forse più della metà, di tutti i libri pubblicati in Europa in quell'intero secolo. Mamma mia. Ora è Sono chiaro, numeri grandi. parliamo di numeri grandi. insomma, diciamo, teniamoci stretti, diciamo centinaia di migliaia di copie, già perché all'epoca, però insomma, ragazzi. è molto probabile che si parli di milioni di copie complessivamente. Solo nelle mercerie c'erano 43 librai, quindi era proprio la capitale del libro. La capitale del libro. I veneziani sì, sono gente di cultura, ma lo facevano soprattutto per vile denaro, nel senso che è business. E quello del libro diventa un grande affare. E qui vengono messe a punto, appunto, come già vi accennavo, non solo la punteggiatura, ma per esempio viene finalizzato il libro tascabile. I primi libri sono molto grandi, no? E invece a Venezia si formalizza un formato di libro in ottavo che è più comodo da portare. Padre per antonomasia della stampa a Venezia è Aldo Manuzio, grande, che non era veneziano, no? Ma a Venezia trova modo d'adozione. Ma trova modo di applicare le sue intuizioni, le sue idee, perché Venezia fu grande poi in questo, no? Dando la possibilità a chi aveva buone idee di metterle in pratica. E per esempio anche grazie a Manuzio noi abbiamo il corsivo. Aldo Manuzio chiama Griffo, che è un bolognese, si fa disegnare questo carattere lievemente inclinato ed ecco perché lo fa, perché Sebeo sì, è sicuramente elegante, ma pubblicando in corsivo occupa meno spazio nelle pagine e quindi consuma meno carta, e la carta era chiaramente un bene primario, essenziale e molto costoso. Preziosissimo, mamma mia. Ma anche per questo in tutti i computer del mondo il corsivo si chiama Italic, perché viene inventato certo in Italia ma soprattutto a Venezia. A Venezia si pubblicano diversi primi libri, il primo libro in cirillico, probabilmente il primo in glagolitico, il primo libro in armeno, ma anche testi fondamentali come per esempio il primo Talmud nel 1524. Il Talmud è un rotolo, quindi grazie anche agli ebrei del ghetto, chiaramente ai rabbini, si decide una paginazione, no? Perché va ridotto in pagine, da rotolo deve diventare un libro. La prima paginazione veneziana è quella che ancora oggi compare, essendo un testo sacro e inviolabile, la prima paginazione veneziana è quella che ancora oggi compare su tutti i Talmud del mondo. Qualche anno più tardi, 1538, il primo Corano a caratteri mobili della storia. Noi ne abbiamo una copia che è conosciuta al mondo, che è conservata qua a Venezia, gelosamente, nella biblioteca dei padri di San Francesco della Vigna. Del San Francesco della Vigna, dove sono nato io, tra l'altro, dove sono nato e cresciuto, grande parrocchia, soprattutto grande punto di Venezia, incrocio di civiltà, diciamo, nella storia, incrocio di civiltà grande. E quindi ci ha illuminato. E quindi grandissime primogeniture, non solo, direi di chiudere questa parentesi legata alla stampa, il primo libro al mondo e nella storia in cui compare la chiocciola,
che oggi tanto usiamo. La chiocciola, esattamente. È del 1502, pensate, la chiocciola non è un elemento di modernità, per quanto noi la usiamo più volte al giorno, ma è un simbolo medievale inventato in Toscana che i veneziani presero, era una unità di misura, si chiamava anfora, che diventa poi anche unità di comparazione, ma tutte queste chioccioline compaiono in un libro del 1502 che è una tariffa dei pesi e delle misure, appunto, di Bartolomeo Pasi, che illustrando i vari porti del Mediterraneo scrive qua attiga questo e attiga queo, e troviamo tutte queste chioccioline di 500 anni fa. Intanto qui alla libreria Acqua Alta siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento con Venezia che Passione, però dobbiamo innanzitutto ringraziare due persone che ci hanno concesso questa visita e ci hanno ospitato gentilmente e con grande disponibilità. La nostra Diana Zanda, che è la direttrice della libreria Acqua Alta, e Lino Frizzo, che è invece il titolare. Ma siamo qui con Diana adesso. Diana, ben trovata, grazie. Buongiorno a voi. Grazie Diana. Allora, senti, noi ci chiedevamo ovviamente, appena siamo entrati qui in questa magnifica, suggestiva, pittoresca ed insolita libreria, cos'è che attrae così tanto la persona che può essere il veneziano, il veneto, l'italiano, ma anche da tutto il mondo vengono qui per vedere libri, stampe d'epoca, dai gialli ai fumetti, ai dischi 45 giri, i vinili degli anni 80 e tante altre cose. Perché, Diana? Perché? Si differenzia tendenzialmente da una libreria canonica un po' per l'ambientazione, che è piuttosto suggestiva. Non è una classica libreria appartenente a qualche grossa catena, di conseguenza il clima che si respira è quasi familiare, è piuttosto intimo. Gli arredi, peraltro, sono abbastanza peculiari, visto che, come potete vedere anche dietro di noi, ci sono queste barche che aiutano a proteggere i libri dai periodi delle arte malee e a tenerli anche a riparo un po' da quella che è l'umidità che inevitabilmente si respira qui a Venezia. L'umidità a Venezia che ne suga gli ossi, in lingua veneziana ne suga gli ossi, proverbiale e veritiero anche, ovviamente. E poi naturalmente in molti sono incuriositi o attratti dal fatto che per l'appunto l'ambientazione piuttosto suggestiva che c'è qui dentro oramai spopola inevitabilmente su tutti i social. Di conseguenza la fama di questo posto è abbastanza internazionale, va a finire che la curiosità spinge le persone a venire a visitarla. Assolutamente, anche perché noi abbiamo visto nel nostro giro, nel nostro tour qua, spagnoli, francesi, americani, giapponesi, cinesi, da tutti i continenti, davvero impressionante. Ecco, con Diana, la nostra direttrice qui alla libreria Acqua Alta, si parlava ovviamente di sfumature divertenti, sfumature simpatiche, ma c'è anche una cosa che riguarda momenti che sono stati nella storia drammatici, tragici, soprattutto per una Venezia delicata, una città molto assopita e soprattutto anche fragile da questo punto di vista, e ci riferiamo all'Acqua Granda. L'Acqua Granda, ovviamente da cui prende il nome la libreria, ossia la grande acqua che c'è stata nel 2019, Diana, che vi ha messo davvero a dura prova tutti voi e non solo, vero Diana? Sì, come tutto il resto della città siamo rimasti un po' costernati da quello che è successo, siamo abituati alle maree, come tutti coloro che conoscono Venezia sappiamo che novembre è un mese deputato a quello. Il Mose non era ancora entrato in funzione, perciò dovevamo arrangiarci con le protezioni usuali utilizzate fino a quel momento. Purtroppo le previsioni sono state un po' più nefaste di quanto non fosse stato previsto in precedenza, e di conseguenza anche noi abbiamo un po' sofferto in quei paio di mesi a causa proprio di questa marea che sembrava volersi quasi un po' accanire contro Venezia in quell'inverno.
fantastico. Ci ha illuminato davvero Alberto con tante storie, ma soprattutto con questa storia, e devo dire, a me Alberto Tosafei piace molto chiamarlo enciclopedia vivente. Ma Alberto, se abbiamo vivente, enciclopedia vivente, soprattutto vivente, ma anche enciclopedia. Ragazzi, io concluderei questo nostro intervento insieme ad Alberto Tosafei dicendo soltanto magari due chicche, due particolarità, due scrivizi, diciamo, due cose curiose, curiosità peculiari che riguardano magari due scrittori per eccellenza. Uno esploratore come Marco Polo, due diversi periodi storici, perché Marco Polo, lo sappiamo, esploratore verso il 1200, e Giacomo Casanova, colui il bello che fece anche lo scrittore. Allora c'è questa cosa un po' divertente che dice che uno scrittore veneziano, per avere fortuna, deve andare in galera e scrivere in francese, perché tanto Marco Polo quanto Casanova maturarono le loro opere. Il primo, il più antico, Marco Polo, chiaramente in prigione, a Genova, dettò le sue memorie a Rustichello da Pisa, che le trascrisse in francese. E Casanova invece scrisse in francese la storia della sua fuga dei piombi, che è la sua prima opera letteraria di successo, e lo fece in francese perché era la lingua corrente, diciamo, europea dell'epoca. Fantastico davvero. Io ringrazio Alberto Tosafei e cerco di rielaborare il tutto perché è fantastico, è veramente soprattutto istruttivo per tutti, anche gli amici che stanno guardando, per tutti noi che stiamo guardando questa puntata e la stiamo vivendo qui alla Libreria Acqua Alta. Io ringrazio Alberto Tosafei, scrittore e saggista. Grazie Alberto. Grazie a voi, e alla prossima, sicuramente, per presentare anche i tuoi libri alla prossima, assolutamente. Le tue ultime uscite letterarie, le ultime tue pratiche. Grazie Alberto, alla prossima, grazie. E siamo arrivati anche alla conclusione di questa nostra puntata qui a Venezia con Venezia che Passione, direttamente dalla Libreria Acqua Alta. Salutiamo e ringraziamo tutto lo staff, l'equipe della Libreria Acqua Alta che ci ha ospitato, è stato davvero divertente e soprattutto esaustivo, è anche una cosa in cui abbiamo imparato moltissimo, e ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti. Ma prima di lasciarci e darci appuntamento alla prossima puntata con Venezia che Passione, i versi poetici in libertà del vostro Enzo Savarese. Eccoli qua, immancabili. Sentite qua. E a Libreria Acqua Alta, e a Zena Zoia Granda, i che va tutti, putei, grandi e grandesei, i riva da tutte le parti, e par comprar i puteeti, i svoda musina, coi soschetti. Ciao, alla prossima, piaciuta? Sì, dai. Ciao, grazie mille per l'ascolto. Ciao, un bacione. Ben ritrovati! In questa puntata vi accompagneremo a visitare uno dei luoghi più iconici della Pedemontana veneta. Con una storia millenaria ricca di fascino, oggi siamo a Cison di Valmarino per scoprire Castelbrando. Allora andiamo! Situato alle pendici del Monte Castello, Castelbrando deve il suo nome all'antica famiglia dei Brandolini, o meglio a un ramo di questa antica famiglia originaria di Forlì,
quella di Brandolino, conte Brandolini, che nel 1686 ricevette dalla Repubblica di Venezia il patriziato veneto, perché aveva sostenuto economicamente la guerra di Morea contro i turchi. Ci troviamo all'interno dell'alcova del Conte, una delle nostre camere dell'hotel, una delle più speciali potremmo dire, sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista della bellezza, della particolarità di questa stanza. Siamo in quella che era la camera da letto del capofamiglia dei conti Brandolini ed è una stanza che è rimasta in maniera particolare ancora immersa nel 1700, che è il momento nel quale è stata costruita ed arredata. Infatti siamo circondati dagli stucchi storici, sotto i nostri piedi c'è il parquet del 1700 e poi abbiamo per esempio i caminetti con le piastrelle originali che riproducono delle scene campestri. Oltre a tutte queste straordinarie caratteristiche, gli ospiti che vengono a passare una o più notti dentro questa stanza possono godere della presenza di uno straordinario lampadario di vetro di Murano del 1700. Nel corso dei lavori di restauro è stato fatto anche un'importante indagine archeologica all'interno di quella che è la corte interna dell'area del 1700, del palazzo del 1700. Nel corso di questi lavori di scavo sono stati trovati i muri che abbiamo attorno a noi e che sono i muri di tutte le fasi architettoniche precedenti al palazzo del 1700. In questo momento la nostra area archeologica non è a cielo aperto come magari altre aree archeologiche, perché sopra di noi c'è di nuovo la presenza del giardino che caratterizzava e caratterizza tuttora il giardino di corte interna. All'interno di questi muri, di quest'area archeologica, abbiamo costituito il nostro Museo delle Armi per rendere omaggio alla professione dei conti Brandolini, che erano condottieri, e soprattutto per accompagnare il visitatore a scoprire i nostri originali che sono qui dietro di noi e che è quanto resta dei pezzi della collezione di armi e armature proprio dei conti Brandolini. Siamo sullo scalone monumentale di Castelbrando. Questo era l'antico ingresso, non solamente per le persone, ma proprio anche per le carrozze. Le carrozze entravano dal nostro grande portone e gli ospiti del conte scendevano davanti a questo scalone monumentale dove il conte li accoglieva. Questo è un luogo molto speciale per noi, non solo per la suggestione, per la bellezza estetica, ma anche perché è interamente ricoperto di queste armi in asta ed armature che fanno sempre parte della collezione di armi e armature dei conti Brandolini. Sono delle armi di fine 1500, inizi 1600 e sono qui proprio come i Brandolini le hanno lasciate. Siamo all'interno del Teatro Sansovino, che è uno dei nostri 3 teatri. In realtà questo è proprio il principale, il più storico, che utilizziamo sia come centro congressi, sia per i matrimoni o vari tipi di banchetti. È un luogo molto importante anche dal punto di vista storico. Quando le persone sono qui, appunto, o per un congresso, o per un matrimonio, o per un banchetto, sono circondate da degli elementi storici molto importanti, come per esempio i 2 caminetti monumentali, ma soprattutto la presenza di questo grande albero genealogico, si potrebbe chiamarlo così, di stemmi matrimoniali che corre tutto attorno a noi, dove possiamo riconoscere lo stemma dei Brandolini e di tutte le altre casate con i quali si sono imparentati lungo i secoli. Lo stemma della famiglia Brandolini è particolare. In questo sono presenti infatti 9 scorpioni disposti su 3 file. Vennero inseriti quando Sigismondo Brandolini da Forlì sconfisse in duello durante la prima crociata un arabo. A ricordo di questa impresa decise di rapirgli l'impresa degli scorpioni.
I colori dello sfondo, bianco e rosso, richiamerebbero sia i simboli crociati sia quelli delle città di origine di questa antica famiglia, cioè Forlì e Bagnacavallo. Queste sono le ex prigioni di Castelbrando, sono 3 piccole stanze dove pare che i prigionieri attendessero il momento del processo. In queste stanze abbiamo ricostruito non solamente questo momento importante della giustizia della contea nella quale ci troviamo, però abbiamo, attraverso dei pannelli esplicativi, abbiamo raccontato anche alcune di queste vicende della gente della zona, tratte dai documenti storici e dalle testimonianze. Qui dietro di me possiamo vedere alcune delle scritte originali che sono state ritrovate all'interno di queste prigioni, lasciate ovviamente dalle persone che erano qui dentro, ed è una delle principali particolarità di queste 3 stanze. Un'altra particolarità si trova nell'ultima di questi 3 ambienti, dove abbiamo ricreato delle situazioni tramite anche degli strumenti, dei manichini afferenti al momento delle torture. Questo perché sempre dalla documentazione storica ci sono arrivate delle testimonianze in merito di quelli che erano gli usi e costumi purtroppo riguardanti queste pratiche. Come in tutti i palazzi nobiliari e castelli che si rispettino, anche Castelbrando racchiude al suo interno la chiesetta gentilizia. La chiesetta è dedicata a San Martino e in realtà è la seconda chiesa del castello, perché prima di questa c'era al suo posto una precedente chiesa medievale in stile romanico di cui ci rimane memoria, ma della quale non abbiamo immagini pittoriche. E la particolarità della chiesetta di San Martino è all'esterno la presenza di un guerriero, della lastra tombale di un guerriero, in particolare di Brandolino III, sempre della famiglia dei Brandolini, che si mostra a noi in tutta la bellezza della sua splendida armatura molto particolareggiata. La chiesetta è una chiesetta del 1700 e all'interno custodisce un vero scrigno di stucchi settecenteschi. La chiesa di San Martino è tra i pochi esempi di barocco della diocesi di Vittorio Veneto, perché i conti Brandolini amavano tenersi al passo con i tempi, quindi con la moda artistica dell'epoca, e quindi fanno decorare in quella che era la moda del Settecento la loro chiesetta gentilizia. Oggi Castelbrando è un vero e proprio punto di riferimento turistico, oltre che storico, della Pedemontana veneta. I Brandolini di Valmareno hanno vissuto a Castelbrando fino a circa gli anni 50 del Novecento, quando poi la struttura venne venduta ai padri salesiani. Successivamente, però, Castelbrando visse degli anni di progressivo abbandono, fino a quando venne acquistato dall'imprenditore Massimo Colomban, che lo ristrutturò, lo riportò a nuova vita finalmente, trasformandolo in una struttura alberghiera. Sì, diciamo che Castelbrando, oltre ad essere un museo a cielo aperto, nel senso che è stato restaurato negli anni 2000 cercando di recuperare tutto quello che era possibile, dal pavimento, dagli infissi, le porte, tutto quello che era possibile da recuperare è stato recuperato. E naturalmente c'era la necessità di renderlo anche funzionale, perché sono 20.000 metri quadrati di struttura che naturalmente devono essere tenuti in vita con le manutenzioni, con le pulizie e con tutto quello che serve. Quindi si era pensato di ridare vita al castello mettendolo a disposizione del pubblico. Con il restauro è stato creato un albergo, un 4 stelle, e ci sono 2 ristoranti, uno nella parte più antica e uno è stato ricavato dove un tempo c'era un campo di calcio. Un ristorante pizzeria molto informale, molto easy, e quindi c'è la possibilità di avere una cosa un po' più classica e una cosa molto informale.
c'era anche la necessità di dare un servizio a chi veniva ospite in castello, quindi abbiamo pensato di creare anche una spa, non grandissima ma che comunque ha tutto, e la spa è stata ricavata dove un tempo c'erano i bagni romani, perché il castello è alimentato da delle sorgenti d'acqua che avevano trovato i romani ancora 2000 anni fa. Abbiamo trovato le tubature che portavano l'acqua direttamente in questo luogo. E nella spa naturalmente c'è tutto, ma tanto per dire, lì abbiamo ritrovato delle monetine romane. Il castello, naturalmente essendo in cima ad una collina, aveva dei problemi di parcheggio, quindi si è ben pensato di creare un parcheggio a valle e c'è la possibilità di prendere questo ascensore inclinato, chiamiamolo anche funicolare, ma non un ascensore inclinato, molto panoramico, che ti porta dal parcheggio direttamente in castello. Ma non solo, c'è anche una elisuperficie, cioè la possibilità di atterrare con l'elicottero per chi ne ha la necessità. Una cosa che non vorrei dimenticare è che a Castelbrando c'è un albero monumentale che è considerato l'albero di Natale vivente più alto d'Italia, uno dei primi d'Europa. Per 2 anni abbiamo esposto il presepio di ghiaccio e poi naturalmente si è spostato, però abbiamo pensato, visto che avevamo fatto dei lavori nel bosco e avevamo della legna, abbiamo pensato di creare un presepe con la legna del nostro bosco, prendendo e contattando un ragazzo giovane, uno scultore della zona che si chiama Pietro Colmellere, molto giovane e molto bravo. Gli abbiamo detto: ascolta Pietro, qui c'hai la legna, tu pensa a qualcosa che ricordi le colline del Prosecco, trasformandolo in un presepe, cosa che lui ha fatto. L'anno scorso è stato un successo, abbiamo avuto molta gente che è venuta a visitarlo e colleghiamo poi il discorso dell'albero di Natale col presepe con delle mostre solitamente di pittura all'interno della chiesetta. Apriamo la chiesetta anche al pubblico, quindi non sempre è aperta, sotto il periodo natalizio c'è anche la possibilità di visitarla. Castelbrando ha molti turisti stranieri, arrivano da ogni parte del mondo, ma particolarmente da Stati Uniti, Canada e Australia, quindi oltreoceano. E devo dire che sono quelli che ci danno anche molta soddisfazione, perché da loro naturalmente non ci sono cose così antiche e quindi le apprezzano tantissimo. Chi viene a visitare Castelbrando si trova immerso in un luogo storico restaurato con cura e che offre una bellezza e un fascino unici, che solo una struttura con 2000 anni di storia alle spalle può dare. E con questo suggestivo scenario noi vi salutiamo. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto! La Bassanese, storica libreria e cartoleria di Bassano del Grappa, da più di 80 anni riferimento nel territorio, organizza periodicamente incontri con autori al proprio interno. Domenica 12 marzo la Bassanese ha dato appuntamento ai propri lettori per incontrare Eugenio Benettazzo, trader professionista ed economista tra i più conosciuti in Italia e presidente di U-Chain SPA, che ha presentato il suo ultimo libro Capitali coraggiosi. Si tratta nello specifico di un pamphlet incentrato sull'industria del crypto asset management, ossia come si è evoluta
tutta l'offerta di strumenti sia finanziari e regolamentati che non post creazione di Bitcoin dal 2008. Nello specifico si è trattato di andare ad analizzare l'evoluzione ciclica che ha caratterizzato nello specifico questo prima crypto asset conosciuta al mondo e successivamente tutto quello che è andato a crearsi negli anni fino ai giorni nostri, in particolar modo mettendo in evidenza l'evoluzione delle cosiddette blockchain di terza generazione, considerando che Bitcoin rientra nella casistica delle blockchain di prima generazione, che utilizzi casi di adozione prestigiosi oggi possiamo già percepire e notare a livello di visibilità mondiale, e soprattutto poi a fronte di quelle che sono state le dinamiche che hanno caratterizzato spiacevolmente il 2022, che proiezioni potremmo attenderci nei prossimi 2 o 3 anni in preparazione del quarto ciclo di halving di Bitcoin atteso per aprile-maggio del 2024. La mission originaria di Bitcoin era quella di convertirsi in un cash payment peer-to-peer, ossia la possibilità di utilizzare una digital currency per i pagamenti quotidiani, quasi come se fosse una sorta o di dollaro digitale o di euro digitale, ovviamente senza intermediazione da parte di autorità centrali. Con il tempo abbiamo assistito ad un cambio cosiddetto di narrativa sia di Bitcoin che anche di tante altre cryptocurrency che poi sono nate e si sono evolute sulla scia di quello che è stato Bitcoin. Ad oggi Bitcoin ha un unico utilizzo riconosciuto a livello mondiale, che è quello speculativo, mentre sono nate e si sono evolute nel corso degli anni blockchain di seconda e terza generazione che servono per alimentare varie tipologie di servizi sempre all'interno della crypto economy, in particolar modo quello che si è visto in questi ultimi 12-18 mesi essere uno dei settori che potrebbe cambiare drasticamente anche le nostre vite nei prossimi anni, è quello del metaverso, che è un tema che viene trattato con con notevole approfondimento in seno al pamphlet, facendo capire come dovrebbe evolversi quello che è stato old economy, poi new economy, successivamente digital economy in piena pandemia, adesso crypto economy e più avanti addirittura metaverse economy. E l'entrata anche delle banche, diciamo quelle classiche, fa parte di questo cambiamento. Esatto, questo è un aspetto principale che ha caratterizzato l'evoluzione, chiamiamola, della crypto economy negli ultimi 3 anni, ossia che mentre fino al 2017-2018 le cryptocurrency o le criptovalute venivano esclusivamente concepite per finalità o speculative o addirittura per creare cosiddetti schemi Ponzi, si è assistito a un cambio di paradigma all'interno dell'industria dell'asset management tradizionale, a cominciare dalle banche di investimento, che hanno alcune concepito come questo specifico settore possa essere un surrogato finanziario di una tecnologia nascente, che è tutto quello collegato allo sviluppo e l'adozione delle blockchain per il web free, cioè per quella grande trasformazione che riguarderà tutti quanti noi nei prossimi anni, quando i smartphone di ultima generazione saranno tutti dotati di un crypto wallet. Ormai lo sapete a memoria, non c'è nulla di più bello che passeggiare per Venezia, guardare queste meraviglie, un salotto a cielo aperto, il salotto più bello del mondo. Quest'oggi siamo in notturna, o meglio in preserata. Preserata, ci troviamo direttamente al Teatro Malibran, un gioiello, un piccolo grande gioiello, una bomboniera, come ci è stato anche suggerito, di Venezia centro storico. Siamo vicino anche all'abitazione che fu quella di Marco Polo, e quest'oggi con Venezia
Venezia che passione, anzi ben ritrovati e benvenuti con il nostro consueto appuntamento. Abbiamo il Festival della Canzone Veneziana con tantissimi artisti, ne abbiamo 16, ma tanti ospiti che ci aspettano. Andiamo, venite, seguiteci. Mio nonno è nato a Cherso in Croazia, che un tempo era Repubblica di Venezia. Venezia. Mi disse che Venezia nacque dalle acque e che da zero diventò un impero. Venezia. Più di 1000 anni di conquiste più. Venezia. Giù fino alla Grecia c'eri pure tu. E ormai amici siamo entrati nel vivo qui al Teatro Malibran a Venezia Centro Storico, dove ci troviamo quest'oggi in preserata con Venezia che passione, venezianità. E Venezia che passione non potevamo che avere un ospite d'eccezione che ormai è di casa, lui milanese di nascita ma veneziano non solo d'adozione ma ormai di fatto. Giuseppe Povia, ciao Povia, ciao Giuseppe. Ciao a tutti, grazie. Il mio nonno è nato a Cherso, dell'attuale Croazia, che un tempo era la Repubblica di Venezia. È la Serenissima. C'è un sangue venetico. Assolutamente, che scorre nelle tue vene, scorre nel tuo sangue, assolutamente. Beh, innanzitutto, Povia, ti voglio chiedere così, che emozione ti dà sempre venire? Beh, tu giri il Veneto, ovviamente non solo Venezia, ma tutto il Veneto. Che emozione è essere in un festival della canzone veneziana, perché qui si parla veneziana, canzone veneziana che è tanto stato riscoperto, una bella vetrina per esportarla in tutto il mondo. Beh, Venezia non ha bisogno di essere esportata perché la conoscono tutti, è impregnata di storia, di cultura, di arte, sono stati secoli in piedi con la Serenissima Repubblica di Venezia, hanno inventato e insegnato al mondo che cos'è una vera repubblica. Io sono qui in veste di cantautore perché ho scritto questo brano che si chiama Serenissima, che racconta la storia della Serenissima. Mi ha appassionato così tanto perché Venezia, oltre che essere impregnata di storia e di cultura, è anche impegnata nel mondo, come hai detto tu, è anche impegnativa, perché arrivi a Venezia la devi proprio amare per arrivare a Venezia. E basta, con questa canzone qui volevo soltanto, siccome io tutto quello che faccio lo faccio pensando alle mie bimbe, quando hanno ascoltato la canzone hanno detto... A proposito di Antibimbi Fanò, le tue bimbe che sicuramente adorano le tue canzoni e sono sempre a tuo fianco, sempre a tuo fianco. Sì, infatti mi seguono oltre che come papà anche come cantautore, ascoltano i testi delle canzoni perché sono dei temi particolari. Io sono molto appassionato di sociale, infatti. Di politica economica, di politica sociale, di temi culturali come la Serenissima. E quando hanno ascoltato la canzone Serenissima mi hanno detto: ma noi queste cose non le sapevamo. E io ho detto: ti credo, vai a scuola, sarebbe bello approfondire anche la Repubblica di Venezia, che è ridotta a trafiletti nella scuola. Venezia non ha da mancare mai, non deve mancare mai. E Ghinè da contare. Ghinè da contare, bravissimo Giuseppe. Ma senti, come ti è venuta l'idea di questo inno? Perché è un inno alla Serenissima che tu hai scritto, veramente gettato carte e penna praticamente, e con musicalità veneziana, un inno alla gloria, soprattutto alla passione per la musica e per Venezia. Come ti è venuta questa canzone? Perché Repubblica vuol dire cosa del popolo. Io sono sempre stato affascinato dal concetto di Repubblica. Non voglio entrare sicuramente nel mondo dei cultori veneti, di tutti quelli che hanno studiato e ne sanno moltissimi di me. Sai anche tu, dai di una tanti televisioni. No, guarda, io ne so poco, però studio quello che mi interessa e mi appassiona. Volevo soltanto fare questo omaggio a me stesso, come ho detto alle mie bimbe, che sappiano che esistono tante altre storie e culture come quella del Regno delle Due Sicilie, per esempio per il sud, e poi perché Venezia, oltre ad aver insegnato a tutti cos'era la Repubblica, ha ispirato la Costituzione americana. Shakespeare ha fatto le grandi opere ispirate a Venezia, Dante ha fatto un elogio all'Arsenale, ci sono le battaglie di Candia, le battaglie di Lepanto, insomma c'è tanta roba, tanta carne al fuoco, era difficile mettere tutto in 5 minuti. In lingua veneziana tanta carne al fuoco che con uno spiedino praticamente viene messa al giusto posto. Ecco. Per concludere, guarda Giuseppe, ti volevo chiedere, noi sappiamo benissimo, io e tutti coloro che ti stanno guardando, che hanno seguito nei vari festival di Sanremo, in cui hai proposto canzoni di cascomo sociale importantissime, ma soprattutto con la vittoria del 2006 dove c'era Pannoliello con Vorrei avere il becco. Ecco Giuseppe, quello che ti voglio chiedere, Vorrei avere il becco è dedicato un pochino anche ai piccioni colombi, e qui a Venezia regnano sovrani i piccioni colombi. Come ti sei trovato con questa canzone con i piccioni?
I piccioni ci sono in tutto il mondo. Certo, qua a Venezia però sono sovrani. Sono sovrani, ma anche più o meno in tutte le piazze d'Italia. È una canzone dedicata a tutti gli innamorati, perché come metafora gli innamorati sono i piccioncini. L'ho dedicata a mia mamma e mio papà, che sono stati insieme quasi 60 anni. I nonni anche. I nonni, tutti i bisnonni che hanno ricostruito questa Italia distrutta dai bombardamenti, che hanno onorato e non ignorato, onorato la Costituzione. E poi insomma è un inno che poi a Sanremo è stato premiato dalla maggioranza, perché quando si vota poi la maggioranza vince, e anche Povia quando si votava vinceva Sanremo. Assolutamente, è meritato, più che meritato, un successo più che meritato, soprattutto anche con la stragrande maggioranza delle persone che poi ti hanno sempre omaggiato e riconosciuto come grande compositore e grande cantautore. Giuseppe, noi concludiamo con all'unisono tutti e due praticamente nel citare la canzone, il festival della canzone veneziana, Viva Venezia e viva la sua musica, vai! Viva Venezia e viva la sua musica! Grazie a Povia, Giuseppe Povia con noi, grazie a Venezia che passione, grazie Giuseppe. Domorosi se base se strucche in piazza San Marco, y se fa una carezza e tante promesse d'amore. E amici, con Venezia che passione stiamo ormai girando qui al Teatro Malibran, siamo proprio all'interno di fronte al palco e abbiamo due ospiti d'eccezione, due ospiti che sono uno il padrone di casa e l'altro il presentatore. Allora presento subito Lele Perolari, che è cantautore, compositore, Lele Wonderful in arte Lele Wonderful, Lele ben trovato, grazie di essere con noi, grazie a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, è un'occasione incredibile questa qui, di essere qui in questa giornata al Malibran. Stiamo facendo una cosa direi quasi incredibile, un festival della canzone veneziana. Più veneziana così non si può, più veneziana di così non si può. Dovrei parlare di veneziano. Qualche battuta, siccome a Venezia che passione, noi facciamo anche qualche battuta in veneziano, in lingua veneziana, in lingua veneta, per farla riscoprire a tutti gli amici all'ascolto che ci stanno guardando. Ma Lele, vado a presentare subito anche il nostro presentatore della serata, Fabio Moresco, non solo presentatore televisivo, lo conosciamo benissimo, un amico, tra l'altro un collega, ma anche cantante lirico. Ben trovato Fabio. Grazie, ciao, bentornato a Venezia. Grazie. Ora vedremo qua che vi aspettavi stasera. Vabbè, visto che mi piace. Stasera abbiamo un grandissimo evento, veramente un grande evento, importantissimo in questo prestigiosissimo teatro. Verranno a esibirsi qua, su questo palcoscenico, 17 artisti di provata caratura. Mamma mia. Bene. Poi tra l'altro Fabio ci sono altre novità che lasciamo svelare ovviamente nel corso della puntata di Venezia che passione, ma intanto Lele, qual è stata, so che è stato un grande lavoro di squadra, ma la soddisfazione di aver creato questo festival appoggiato dal comune di Venezia, lo ricordiamo, ma che riscopre non soltanto la canzone veneziana ma il balletto e tanta solidarietà. Lele, tanta carne al fuoco. La finalità di questa cosa soprattutto è fare beneficenza, cioè in qualche maniera essere nel sociale e dare queste nostre grandi potenzialità alle persone che hanno più bisogno. Volevo dire che oltre al balletto ci sono oltre alle canzoni ci sono dei balletti veramente incredibili. Dal 700 ai giorni nostri. È una cosa da vedere. Poi tra l'altro Fabio, grazie Lele, poi tra l'altro Fabio di 700 se ne intende perché con il suo programma ha parlato non solo di 700 veneziano ma di tutta la venezianità. Tu ti sei dedicata a questa grande scuola veneziana, vero Fabio? Certo, io ho approfondito molto, soprattutto nel periodo del Covid, un po' la storia di Venezia, ho interagito con grandissimi ospiti, la trasmissione è andata benissimo, si sta replicando, però questa sera con me, volevo ricordare, ci sarà anche Anna Bardi una bellissima ragazza veneziana che sarà co-conduttrice con me su questo palcoscenico. I ragazzi sono tutti emozionati, tutti carichi, anzi loro aspettano il mio via per questa grande festa veneziana. E io guardate Fabio, Lele, mi autocandido per la prossima, l'ho già detto scherzando, ma neanche più di tanto a Lele per telefono, che mi autocandido per fare da balletto, paggetto rinascimentale del 500 veneziano, da balletto, assunto. Cavalier Servente, assunto. Cavalier Servente. Sì, diamo 5. Diamo 5. Vai 5 a tutti e tre, assolutamente. Allora io ringrazio sia Fabio che Lele e facciamo tutti assieme ragazzi una forza canzone veneziana, sempre viva canzone veneziana. Forza canzone veneziana, sempre viva canzone veneziana. Grandi ragazzi, grazie mille. Grazie. Seguiteci, vi aspettiamo. Grandi ragazzi, grande Fabio. Grazie. Ti conto una storia che par quasi una fiaba
la storia di un boccia che col pare si allenava. Sempre qui al Teatro Malibran per il Festival della Canzone Veneziana siamo in compagnia di un grandissimo personaggio, colui che è la massima espressione della venezianità e della musica veneziana nel mondo, Pino Donaggio. Maestro Donaggio, grazie di aver accettato il nostro invito e grazie di essere qui. Grazie a voi. Grazie. Maestro, una sola battuta per dire quanto è importante la venezianità nel mondo, esportata, conosciuta e soprattutto anche apprezzata da tutti, nessuna esclusa. Sì, le canzoni girano, cioè sono come figli che vanno in giro per il mondo e così anche la canzone veneziana. Io tempo indietro ho mandato mio fratello con un gruppo a cantare proprio la canzone veneziana a New York, a Boston, a Nieve, un gruppo organizzato dall'assessore di Venezia allora. Niente, è importante, mi dispiace che ieri è uscito fuori Jacopo da Isfatto perché era un veneziano che poteva fare strada e spero che vada avanti perché ho sentito qualche canzone sua e mi sembra un bravo compositore e soprattutto originale. No, poi grande platea, grande pubblico, soprattutto un omaggio per lei, maestro Donaggio, che sarà sicuramente fatto e doveroso, assolutamente. Grazie mille, grazie a voi. E viva la canzone veneziana, maestro Donaggio. Viva la canzone veneziana. Grazie maestro. Grazie a voi. Buona serata. È l'ultima noce che me ne andai col Tita, e il Tita, e il Tita morti, Tita, Tita morti, è l'ultima speranza del corazon. Perché fuggisti, Tita, o a carne in bocca, perché fuggisti, vigliacco amore. Il festival di quest'oggi, il festival di questa sera della canzone veneziana, seconda edizione, è terminato. È stato un grande successo di pubblico, tanti ospiti che abbiamo intervistato, tanti cantanti, tanti artisti, è stata veramente una grande soddisfazione qui a Venezia Centro Storico per Venezia che passione. Ma come sempre, come di consueto, io vi lascio con dei miei versi poetici dedicati a questo teatro fantastico, meraviglioso, il Teatro Malibran, e non solo al Teatro Malibran, ma anche a tutta la canzone veneziana. E viva la canzone veneziana! E iniziamo così, sentite un po'. E la canzone veneziana e a una forza da eon, e a tutti quei che dà ragione, e che piace ai piccoli, ma anche ai grandi, e tutti in un gran ambaradam, benvenuti al Teatro Malibran. E con questo io vi lascio, vi bacio, vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Venezia che passione. Senza saprete tutto. Ciao, grazie. L'Associazione di Promozione Sociale SOMS Ludovico Boschieri di Crocetta del Montello, con il patrocinio del comune di Crocetta del Montello, ha organizzato l'incontro Parc Rosetta in ricordo di Gisinio Narduzzo, una figura poliedrica che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Allora oggi noi ricorderemo Gisinio Narduzzo attraverso la testimonianza di alcuni amici, fra i quali Adolfo Chiaventone, Sergio Tazzer e Eugenio Mazzocato. Sono persone di riferimento perché Adolfo Chiaventone è fondatore dell'omonimo studio legale ed è anche parente di Gisinio, per cui ci parlerà dell'infanzia e della giovinezza, di come si viveva negli anni 50 in questi posti. Sergio Tazzer è un suo grande amico, tra l'altro è stato dirigente della RAI e anche lui in qualche modo radicato al paese di Crocetta perché originariamente il padre abitava in questo paese. Oltre al ricordo degli amici ci saranno alcune letture tratte dalle sue pubblicazioni e che saranno eseguite dai ragazzi delle scuole medie di Crocetta di cui lui è stato preside per tanti anni. C'è anche la partecipazione del concerto armonico della locale scuola di musica Puccini
che ricorda attraverso dei brani musicali quelle che erano le tradizioni di famiglia Narduzzo. Il padre di Sisinio, da giovane apprendista in una bottega di falegname, è venuto a contatto con un violino e da quel giorno si è innamorato di questo strumento, tanto che ne ha fatto la sua attività di passatempo e ne ha costruiti parecchi. Oggi avremo anche un violino Narduzzo nell'ensemble che suonerà per ricordare questo nostro concittadino. Abbiamo ritenuto doveroso ricordare questa persona che riteniamo una persona illustre non soltanto per le cariche che ha ricoperto e per le tappe che ha bruciato, per la sua caparbietà, per la sua volontà, ma soprattutto perché lui ha affondato la ricerca storica e ha dato dignità ad un paese che sembrava un centro del Trevigiano di poca importanza. Oggi ci riuniamo qui tutti assieme per ricordare una figura importante per il nostro comune, che è il dottor Sisinio Narduzzo, che ha fatto ben 4 mandati praticamente di sindaco a Crocetta negli anni del maggior sviluppo. Quindi sono passate attraverso la sua vita in realtà scelte importanti di questo paese, ed è giusto che, come vedete dalla sala affollata, è giusto che ci sia il giusto tributo a un ex sindaco, ma soprattutto a un grande uomo di cultura. Penso che gran parte del patrimonio culturale specifico di Crocetta lo dobbiamo proprio a lui. Quindi ha lavorato e il suo lavoro continua ad essere utile negli anni, quindi è bello così. Sisinio possiamo dire che ci ha insegnato l'amore per il proprio paese, l'amore per le proprie origini, anche se umili, ma che hanno sempre un fondamento storico, e alle volte le piccole storie di comunità locali si intrecciano con la grande storia. Ben ritrovati! In questa puntata vogliamo raccontarvi la storia di una chiesetta che, ancora oggi, domina le vallate della Pedemontana. Questa struttura in realtà fa parte di un complesso di edifici ricchi di storia, aneddoti e fascino che andremo a scoprire nel tempo. Ci troviamo tra i colli di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, e quella che andremo a visitare oggi è la chiesa di San Lorenzo. Allora andiamo! Ci troviamo nel territorio del comune di Farra di Soligo, di fronte a un antichissimo oratorio intitolato a San Lorenzo, un santo martire della prima ora. Nel 258, durante la dominazione di Valeriano, subisce il martirio. Era uno dei 6 diaconi di Roma che aveva il compito di raccogliere le donazioni dei cristiani e di distribuirle ai poveri. E questo probabilmente ha un significato importante in questo territorio longobardo perché nel contesto rurale la festa del 10 di agosto, la data del suo martirio, era preposta alla consegna dei semi grossi, cioè tutti i villici del territorio che dipendevano dalla nobiltà locale erano tenuti a fare le consegne dei raccolti di grano.
chiesa di San Lorenzo, situata in una collina panoramica e strategica vicino alle torri di Credazzo, è un gioiello storico dell'architettura medievale. Ci troviamo nel territorio del feudo di Credazzo. Alle nostre spalle ci sono le torri che vengono citate in un primo documento del 1089, quando il vescovo di Ceneda cede ai conti di Montanara, che poi diventeranno conti da Camino, tutto il complesso di questo sito. Le torri sono disposte in direzione nord-sud. Una verso nord, verso il Colmoro, le piccole colline, ha il compito di vigilare sull'arrivo di eventuali incursori, invasori. Perché? Perché dal 900 d.C. c'era la consuetudine da parte degli ungari di fare periodiche invasioni che erano molto pericolose per tutto il territorio in quanto i saccheggi non si contavano. Per cui in tutte le colline, le prime colline, quelle che adesso sono colline dell'UNESCO, sorgono dei castelli ancora prima del 1000. Il fenomeno dell'incastellamento comprendeva torri, castelli, fortezze, in modo che questa cintura protettiva fosse una difesa naturale per la pianura sottostante. San Lorenzo è importante per tante cose, ma ci sono due date molto significative che meritano di essere citate. Nel 1242, siamo nel novembre del 1242, c'è un grande matrimonio che fa epoca. Tolberto II da Camino sposa Agnese de Guidotti, una nobildonna del Montello, parente tra l'altro degli Ezzelini. Grande cerimonia e dopo 9 mesi nasce su in castello Guecello VI. Guecello VI vive pochi anni, però avrà molti figli, fra questi anche Tolberto III, che sposerà la cugina Gaia da Camino, figlia di Gherardo III, il signore di Treviso, perché erano cugini e dal 1233 c'era stata la divisione dei beni fra il comitato superiore e il comitato inferiore. Questo matrimonio di Tolberto III con Gaia da Camino, citata da Dante nel XVI canto del Purgatorio, è importante per riunificare i due comitati. Dal matrimonio di Tolberto III e Gaia da Camino, che si sposteranno a Porto Buffolè, che vivranno a Porto Buffolè, nasce Chiara. Chiara diventerà la seconda moglie di Rambaldo VIII di Collalto, il Magnifico, colui che costruisce il castello di San Salvatore a Susegana e che, grazie appunto alla parentela con Chiara, compra il castello nel 1321. Quindi nel 1321 c'è un'altra grande festa, sempre all'interno di San Lorenzo, con l'arrivo di tutti i nobili del territorio. Logicamente l'oratorio doveva essere splendido, ricco di affreschi, che purtroppo oggi sono scomparsi perché le periodiche pesti inducevano le persone a modificare l'intonaco con una mano di calce. Risalente al XIII secolo, la chiesa è stata oggetto di riedificazioni e rimaneggiamenti nel corso dei secoli.
ma conserva ancora oggi gran parte della sua struttura originale. Il campanile, eretto nel 200, è stato rimaneggiato nel tardo Ottocento, secondo lo stile dell'epoca, ma conserva ancora la sua imponenza e la sua bellezza. La chiesetta si presenta con un caratteristico stile romanico e un campanile slanciato con i merli alla ghibellina. Ha subito nel corso dei secoli delle strutturazioni anche notevoli. Quella che viene citata anche nell'architrave d'ingresso recita così: Joanne Deci Vidal fece nel 1573, a D 23 di aprile, un restauro del territorio della chiesetta. Interessante è anche una pietra d'angolo alla base del campanile, sulla quale sono incisi misteriosi caratteri che sembrano appartenere all'alfabeto runico. Queste pietre risalgono alla civiltà paleoveneta. Sono delle iscrizioni sacre, spesso dedicate a una dea stanante, come Raizia di Este. Anche qui c'erano delle divinità che soprassedevano alla vita dell'uomo e degli animali e favorivano la guarigione, quindi venivano invocate in dei recinti sacri fatti di legno, in luoghi ricchi d'acqua, che poteva essere acqua sulfurea oppure anche acqua di risorgiva. I doni votivi non mancano, però è chiaro che quelle poche pietre che contornavano il luogo poi venivano utilizzate per altre costruzioni successive. Non esistono strade che raggiungono la chiesa. Per arrivarci bisogna attraversare filari erbosi di vigne. Il momento in cui ci si affaccia sul piccolo slargo erboso del sagrato per poi entrare nella chiesetta è un'esperienza davvero emozionante e suggestiva. Ci troviamo nel centro ideale delle colline dell'UNESCO, tant'è che spesso quando vengono citate la foto emblematica è proprio quella di San Lorenzo. Quindi un luogo ideale. Qui poi si è girato anche un film, non molto tempo fa, Finché c'è Prosecco c'è speranza, e nell'occasione è stato anche riattato un cimitero per dare proprio l'idea di come fosse la chiesa alle origini, perché ogni oratorio che si rispettasse aveva il suo cimitero. La chiesetta di San Lorenzo è oggetto di cura e manutenzione da parte di volontari locali che si adoperano perché questo piccolo edificio religioso possa essere visitabile al pubblico. Grazie alla loro dedizione, questa chiesetta può essere ancora oggi ammirata nella sua bellezza e suggestività. Ci avviamo alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi vi salutiamo anche perché sta arrivando il diluvio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!
La Bassanese, libreria di Bassano de Grappa, prosegue con Aperilibro, format che consiste in un incontro con l'autore seguito da un aperitivo offerto dalla libreria. Sabato 1 aprile la libreria ha ospitato l'autrice Lara Lago, giornalista e blogger molto attiva sui social media. Lara ha parlato del suo libro Il peso in avanti, della sua esperienza come ragazza curvy e del fatto di aver imparato di accettare e rispettare il proprio corpo. Il peso in avanti è un libro che ho scritto negli anni in cui vivevo all'estero. Io ho vissuto ad Amsterdam dal 2016 al 2018 ed è stata un'esperienza lavorativa ma anche di vita molto importante, perché ho fatto un incontro che non mi sarei mai aspettata, che è l'incontro col mio corpo. Nel senso che in Italia mi sentivo sempre che il mio corpo di donna grassa non andava bene, dovevo cambiarlo, ero sempre indietro, ero sempre frustrata, eccetera. Nel momento in cui vado all'estero mi rendo conto che un altro tipo di società è possibile e i corpi non vengono più discriminati, e quindi io mi sento che non devo più avere un determinato tipo di corpo per avere una professionalità e per fare un lavoro, ma anzi più io oso e più i miei colleghi e la gente intorno a me mi dà forza. Cioè, faccio carriera, per esempio, no? In ufficio divento direttrice di un canale video di storie di donne da tutto il mondo e il giorno in cui, non so, vado in ufficio con un top con la pancia fuori, i miei capi e i miei colleghi mi dicono sì, vai, questa sei tu, eccetera. E quindi io, abituata alla società italiana, dico cosa sta succedendo esattamente, perché era una cosa a cui non ero assolutamente abituata. Quindi la liberazione dei nostri corpi, la liberazione dello standard di bellezza. E poi ho riportato il messaggio un po' in Italia, sono rientrata nel 2018 e l'ho scritto in questo libro. E ci sono anche dei consigli, diciamo, per chi ha il problema di essere frustrato? Assolutamente sì, non sono dei consigli diretti, però c'è tutta la mia esperienza. Il libro è autobiografico, proprio racconto proprio tutto quello che mi ha vissuto e secondo me, cioè che mi è successo, tutto quello che ho vissuto, e pagina dopo pagina secondo me si acquisisce un pochino di più sicurezza in se stessi, perché si vede che in qualsiasi modo tu sei esteticamente, puoi essere felice, puoi avere un sacco di amici, puoi avere un bel lavoro, e questa cosa, cioè, racconta la mia esperienza, ma spero sia di ispirazione per tutti. L'evento è stato arricchito dalla discussione dei diritti delle donne e della situazione delle persone che vivono e lavorano all'estero per un periodo temporaneo. Inoltre, Lago ha condiviso la sua esperienza di lavoro e il suo incontro con una nuova percezione di sé. Io parlo di body positivity, di grassofobia, cioè il fatto che viviamo in una società che è molto giudicante verso le altre persone. Parlo di diritti delle donne sicuramente, perché questa cosa in realtà è una sottocategoria, no? dei diritti e tutto il discorso del sessismo. Mi occupo anche un po' di diritti in generale, cioè quello che io penso è che i diritti non sono una coperta che a un certo punto viene troppo corta e se la tiri troppo su ti si scoprono i piedi. È una cosa molto più ampia, hai più diritti per me e più diritti per tutti, e quindi è importante portare avanti questo messaggio. All'interno dei festeggiamenti per i 130 anni della nascita di Toti Dal Monte, sabato 1 aprile si è svolto il convegno Toti Dal Monte, ritratto di una signora, con la partecipazione di importanti personalità del mondo della cultura, della lirica e del teatro. Credo che Pieve di Soligo abbia fatto una gran bella cosa nel pensare di ricordare degnamente Toti Dal Monte nei 130 anni dalla nascita. Questo pomeriggio racconteremo un po' le varie Toti Dal Monte, perché ci sarà la cantante che ha segnato un'epoca, soprattutto tra le due guerre, il soprano di Toscanini, quindi abbiamo il Teatro La Scala, un intervento di Andrea Vitalini che è il direttore dell'archivio storico e appunto musicale della Scala. Poi parleremo di Toti Dal Monte e della Fenice, di Venezia, di come Venezia ha influito appunto e condizionato la sua carriera, con Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro La Fenice, che sarà qui insieme ad Andrea Erri, che è il direttore generale. Ma parleremo anche della giovane Toti e quindi dei suoi primi vagiti musicali in conservatorio come pianista, lo ricordiamo, con Silvia Urbani della Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, e poi parleremo dell'eredità della Toti attraverso il concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte, che a Treviso dal 1900
1969, laurea Nuovi Cantanti. Lo faremo con Roberto Scandiuzzi, basso di Chiara Fame, componente della giuria degli ultimi Toti dal Monte, e con Stefano Canazza, che è il direttore artistico del teatro e il direttore artistico del concorso. Ci sarà poi la Toti privata, e quindi Luisa Cigagna, assessore che ha fortemente voluto e creato questi eventi in onore della Toti, ci racconterà la Toti, diciamo, enfant du pays, quindi come era percepita e amata dalle gente di Pieve di Soligo, e anche un po' la Toti gourmand, cioè che nella seconda parte della vita fu anche un po' talent scout per giovani chef. E poi chiuderemo, oltre ad un saluto di Roberto Robazza, che è accademico della cucina italiana, con la Toti più intima, la Toti mamma, la Toti nonna, nei ricordi di Massimo Rinaldi, il nipote della grande cantante. Il convegno Ritratto di Signora vuole proprio raccontare tutti gli aspetti della personalità di Toti dal Monte. Sono parecchi anni che appunto sono stati fatti studi, pubblicazioni su Toti dal Monte, e in questo convegno avremo modo di conoscere ulteriori appunto momenti della vita di Toti dal Monte, grazie al contributo del Teatro alla Scala di Milano, della Fenice di Venezia, del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, del Teatro Stabile di Treviso e dell'Accademia della Cucina Italiana. Quindi una Toti veramente a tutto tondo, per fare un gioco di parole, e scoprire una donna veramente di una straordinaria attualità e passione per la vita. Noi parliamo soprattutto della lirica perché alla Scala l'abbiamo vista così, ma l'abbiamo vista anche dopo partecipare molto alla vita del teatro, anche successivamente al ritiro dalle scene. Un personaggio assolutamente bello, genuino, partecipe, e soprattutto, facendo un passo indietro invece a quando ha cantato alla Scala, protagonista dei primissimi anni della Scala come ente autonomo, quando l'operazione di Toscanini ha trasformato il teatro, che era ancora gestito da società private, ed è diventato ente autonomo, quindi un teatro di carattere pubblico. In quegli anni Toscanini ha scelto proprio Toti dal Monte per essere una delle sue interpreti predilette, soprattutto come Gilda e come Lucia alla Scala, dove ha fatto tantissimo, le ha fatte tantissime volte ed è stata una protagonista assoluta. Durante il convegno, oltre all'intervento di altri importanti personaggi del mondo della cultura, sono stati presentati anche alcuni inediti della vita artistica e privata di Toti dal Monte. Ringrazio di essere stato invitato, ringrazio di averci coinvolto, perché sono occasioni veramente piacevoli per approfondire degli aspetti. Conosciamo tantissimo, tutto forse da Toti dal Monte, ma ogni volta è occasione anche di scoprire cose nuove, come abbiamo fatto anche questa volta, mettendo insieme le sue recite di Lucia. Abbiamo scoperto che la Lucia che in assoluto ha fatto più recite alla Scala e ha fatto proprio un primato, diciamo 40 recite consecutive, tutte sue, senza che la facesse nessun altro. Toti dal Monte ha cominciato sicuramente in casa, la sua formazione musicale, l'attenzione del padre alla vocalità, al canto, sicuramente l'ha coltivata fin da quando è nata, e poi però ha mosso i suoi primi passi nella formazione istituzionale al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, dove è entrata nella classe di pianoforte, inizialmente di Francesco Giarda e poi del maestro Gino Tagliapietra. Ha frequentato pochi anni il conservatorio perché poi un problema a un braccio l'ha costretta a interrompere lo studio del pianoforte, però in questi primi anni vediamo proprio tutta la sua formazione seguita e guidata attentamente, con molto scrupolo dal padre, che firmava tutte le domande di prosecuzione degli studi, la presentazione dei certificati medici, la richiesta di frequentare il corso di armonia, il corso anche di bel canto, perché abbiamo trovato anche che lei in quegli anni chiedeva già di poter essere ammessa alla classe di canto, e probabilmente perché non era possibile l'iscrizione a 2 corsi principali non è stata ammessa. E quindi la caccia, diciamo, i documenti nell'archivio storico della biblioteca ha restituito in qualche modo il primo percorso di le pagelle, i giudizi dei professori, una media di voti sempre brillante, una condotta e un'attitudine musicale sempre molto 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 buone. Addirittura abbiamo trovato dei compitini di armonia, le prove finali degli esami, dei corsi che lei ha seguito, e quindi tutto quel background, diciamo, che poi le è servito per studiare con Barbara Marchisio e diventare la cantante straordinaria che è diventata. La Toti dal Monte, solo nominarla in giro per il mondo, grazie a Dio sono riuscito a cantare dappertutto, e dovunque si nominasse la città di Treviso
veniva immediato il riferimento a Toti Dal Monte come una delle pagine storiche del nostro ambiente, del nostro mondo dell'opera, con uno stile di quel momento, con una sua vocalità elegiaca, una cosa molto tipica della Toti Dal Monte, ed è per quello che è diventata l'artista che è diventata e che si continua a nominare. Toti Dal Monte è un momento, veramente una pagina di repertorio e di storia di tutto il nostro ambiente operistico. Si vagheggia che fosse anche un'ottima cuoca, però questo non glielo so confermare perché, ahimè, o per fortuna, allora non c'ero. Però si vagheggia anche che avesse redatto un ricettario con le sue ricette predilette, veramente straordinario. Però anche questo rimane... Il grande merito di Toti Dal Monte è prima di tutto una personalità complessa. Non si spazia, come ha spaziato lei, cinema, teatro, lirica e cucina, perché dico appunto che cucinasse molto bene, se non c'è una struttura intellettuale e culturale veramente non indifferente. Il grande merito oltretutto, quindi questo tassello nel suo ambito culturale, è che lei è stata la prima donna ad entrare nella delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina, che allora era estremamente maschilista, dovette vincere le resistenze di chi deteneva allora il potere della delegazione, ed erano personaggi importanti. Per esempio Mazzotti è un personaggio straordinario per quello che ha dato alla cultura veneta, però in ambito dell'Accademia non gradiva di molto lei. E lei aprì la strada ad altri personaggi importanti come Vittoria Magno, Anna Bellemo, quindi insomma questa sua struttura, questa sua importanza, questa sua determinazione in tutto poi quello che ha fatto si trasfuse anche nella cucina e aprì un mondo a tante altre donne che ora ci sono piacevolissimamente e proficuamente nell'Accademia, insomma. Sì, ci unisce Toti Dal Monte, perché Toti Dal Monte è nata a Mogliano Veneto 130 anni fa e poi ha vissuto gran parte della sua vita qui a Pieve di Soligo. Questo ha creato un sodalizio tra le due amministrazioni e molte manifestazioni proprio dedicate a questa figura per far crescere, far conoscere questa figura sono fatte assieme tra le due amministrazioni e siamo ben felici oggi di essere qui a questo convegno molto importante. Toti Dal Monte alla Fenice ha avuto una presenza per 25 anni, dal 1920 ha cantato abbastanza regolarmente fino al 1945 e sempre in momenti molto, molto importanti della città e della Fenice. Essere qui oggi a casa sua, per me che vengo dalla Fenice e che rappresento la Fenice, è un grande onore, perché questa è una terra molto importante, non solo perché a me piace pensare che sì, Toti Dal Monte ha studiato con Toscanini a Milano, ma è proprio l'espressione di questa terra. E va anche detto che insomma in questa terra a Treviso Toscanini debuttò nel Veneto. Il primo posto dove Toscanini abbia diretto nel Veneto è stato il Comunale di Treviso, così come si è sposato a Conegliano Veneto. Quindi insomma tra la Toti Dal Monte e Toscanini c'è una relazione che passa molto anche per questa terra. Amici di Venezia Che Passione, ben ritrovati. Nuovo appuntamento, nuova puntata. Quest'oggi parleremo dei gatti di Venezia. I gatti di Venezia, ise particolari, ise fureghini, vuol dire che sono particolari e furbi, sì, e hanno salvato anche Venezia. Ci sono parecchie storie, tantissime storie che raccontano dei nostri gatti. Hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri e scopriremo il perché. Venite con noi, seguiteci e scoprite il tutto con Venezia Che Passione. Andiamo, via!
amici, nuovamente ben ritrovati. Qui siamo sempre all'interno della libreria Acqua Alta, però con la nuova puntata, quella dedicata ai gatti di Venezia. I gatti hanno un'importanza strategica fondamentale, importante nei secoli per Venezia centro storico. E siamo qui di nuovo coadiuvati, aiutati da Alberto Tosofei, il nostro scrittore e saggista, che ci è venuto a spiegare perché i gatti di Venezia hanno così grande importanza, soprattutto rispetto a quelli degli altri del mondo, ovviamente, e a quelli degli altri continenti. Tra Venezia e i gatti è una bella storia, peraltro appunto i gatti del mondo sono venuti a Venezia. I gatti del mondo che sono venuti qua? Più o meno dell'area mediterranea, medio orientale soprattutto. Certo. E i gatti erano fondamentali nelle navi, no? Perché ovviamente catturavano i topi che... qua abbiamo Dominique. Dominique è la nostra gattina. Dominique, vieni. Ma possiamo continuare a parlare. Sì, assolutamente. Perché si occupavano di catturare i topi che mangiavano le merci. Sì. Quindi i veneziani li prendevano dai vari porti, dall'Egitto, come dalla Terra Santa, li caricavano sulle navi, poi li mollavano in città. Fino a alcuni decenni fa era possibile trovare a Venezia dei gattini che avevano ancora i gatti egiziani, quelli con la testina triangolare, sì, certo, insomma. certo. Il gatto poi è iconico perché Corto Maltese sta a Venezia con i gatti, perché certo. Le foto sono i degni dipendenti e rappresentanti del leone alato. Bravissimo. Chioggia ne ha fatto anche un esempio, la città di Chioggia, ovviamente. Sì, però non andrei a Chioggia dopo aver detto questa cosa. Ok, mi scuso con gli amici di Chioggia, mi scuso assolutamente, ma era una battuta. Alberto, era una battuta. Hai ragione, però, hai ragione. Amici di Chioggia, ciao. Da un certo momento in poi prendono dei gatti che sono un po' selvatici e sono particolarmente abili a catturare i topi. Peraltro non si parla di peste. In questo momento, sebbene noi oggi sappiamo che la peste viene trasmessa dalle pulci del ratto, sì, all'epoca non si sapeva, era solo una questione proprio di preservazione di merci e cibi sulle navi. Sì. E prendono questi gatti un po' selvatici che vengono dalla Siria, che all'epoca era chiamata Soria. E sono i famosi soriani. Il gatto soriano viene appunto da quell'area della Siria e in generale i soriani, una volta utilizzati, venivano liberati in città, ma alcuni di loro hanno avuto dei destini invece diversi e particolari. Pensate che nel corso dell'Ottocento c'era un soriano molto famoso che si chiamava Ninni, che era il gatto del caffè dei frari, il caffè Toppo dei frari. Ah, certo. Che era un caffè, insomma, anche molto rinomato. C'era il titolare con le 3 figlie che aveva questo gatto, e questo gatto, per qualche motivo che noi oggi non conosciamo, era famosissimo. C'era perfino un libro degli ospiti in cui chi veniva per vedere il gatto del caffè Toppo dei frari lasciava la sua firma. Fantastico. E questo registro da un certo momento in poi ospita anche la firma di Alessandro III, zar di tutte le Russie. Oh, mamma mia. Perché fa una visita all'archivio di Stato che è lì di fronte e poi gli parlano di questo gatto e lui è curioso, vuole vedere questo gatto. Quando muore questo gatto nel 1854, non solo gli fanno il funerale, insomma, ma coniano una medaglia, e ci costruiscono delle poesie. Facciamo un passo indietro, perché c'è un altro soriano, forse una soriana, nel senso che non è mai stato, diciamo che le fonti sono discordi sul sesso, che ebbe una grande celebrità, perché era la gatta prediletta del doge Francesco Morosini. Francesco Morosini, il peloponesiaco, esattamente, che riconquistano gran parte della Grecia ex veneziana all'impero ottomano, fra parentesi fa saltare in aria il Partenone, ma questo è un dettaglio, insomma, su cui sorvoliamo. Assolutamente. E d'altronde ci avevano messo le polveri per sparare, quindi insomma è saltato in aria anche per quello. Mamma mia. Ma lui, che era un po' misogino, non si sposò mai, era attaccatissimo a questa gatta, e quando la gatta muore lui la fa mummificare, e ancora oggi la gatta del doge Francesco Morosini si trova a Venezia nel Museo di Storia Naturale, e dentro la sua teca è stata mummificata con un topo anch'esso mummificato tra le zampe. La cosa curiosa è che lo stesso Morosini fu mummificato, perché ripartì per la guerra, morì proprio nel Peloponneso a Nauplia, e per riportarlo a casa lo mummificarono, quindi è anche una storia di gatti e mummie.
con 2 aneddoti sui gatti. Vai Alberto. Il primo è un gatto che, a seconda delle versioni della storia, che è più vicina alla leggenda, morì, fu l'unica vittima oppure l'unico superstite del crollo del campanile di San Marco nel 1902. Il padrone di casa. Esatto, perché come è noto crollò, collassò su se stesso, non fece vittime perché umane quantomeno. Ringraziamo Dio assolutamente. E alcune cronache dicono che l'unica vittima fu il gatto del custode. Alcune altre cronache però dicono che invece il gatto fu estratto vivo dalle macerie, quindi noi crediamo più alla seconda versione. Bravissimo. Non così fortunati invece furono 2 gatti che nei primi giorni di aprile del 1957 svegliarono alcuni abitanti di una casa di San Polo. No? C'era una signora in particolar modo che era infastidita, no? Dai miagolii insistenti di questi 2 gatti, che erano i 2 gatti che abitavano in quella casa, e però affacciatasi si accorge che i gatti miagolano, stanno sul tetto e miagolano perché tutta la palazzina sta prendendo fuoco. Quindi lei stessa urla, esce, chiama tutti gli altri inquilini della palazzina, sono 10 persone che escono in strada e quindi hanno salva la vita grazie ai gatti, che sono gli unici che ai loro ci rimettono la vita, perché ne scoppia un incendio che i vigili del fuoco riescono a domare solo dopo moltissime ore, ma loro in un colpo solo perdono tutte le loro 7 vite e quindi hanno salvato delle persone ma hanno perso la vita. Guarda, Alberto, ci hai illuminato come sempre. Io ti ringrazio anche per essere stato qui con noi, di averci aiutato e coadiuvato con la puntata qui a Venezia che Passione con i gatti di Venezia. Alberto, grazie davvero. Ringraziamo anche Dominica, che è stata Dominica, la nostra è ormai esperita Dominica, deve essere andata da qualche parte qua in libreria. Alberto, grazie davvero e alla prossima ovviamente con le tue ultime uscite, fatiche letterarie. Grazie ad Alberto Tosofei. Grazie Alberto, grazie mille, grazie davvero. A Venezia che Passione, siamo qui alla libreria Acqua Alta, in una gondola, un gondolino, so sentà qua tranquillamente, sono seduto tranquillamente che mi sto rilassando, perché qui alla libreria Acqua Alta si sta bene, si sta molto molto bene. Allora qui in gondola devo dire che ho avuto qualche problemino all'entrata, i ragazzi dell'equipe della troupe qui mi hanno preso un po' in giro perché dondolavo col mio peso importante, dondolavo da destra a sinistra e non riuscivo a stare in equilibrio. Casomai se vado in acqua ragazzi recuperatemi voi, se vado in acqua Francesca, Sergio, Stefano mi recuperate voi. Allora amici, qua si sta davvero bene, qua in questo gondolino si può fare sicuramente anche una pausa caffè, una pausa pranzo e perché no, dialogare, parlare, condividere con tante altre persone questa magnifica libreria. State con noi perché non finisce qui. Per Venezia è sempre bello passeggiare e scoprire nuove cose, nuove storie. Ne abbiamo sentite di tutti i colori anche sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia, i gatti nostrani che hanno una marcia in più. Eh sì, ce l'hanno raccontata, ma siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Venezia che Passione. Vi ringrazio già con un bacione e non potevano mancare i versi poetici in libertà di Enzo Savarese qua sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia. Attenzione! I gatti de Venezia, con tutte sostrasse, i gira in lungo e in largo, anche per cae dei rasse, forti, svegi, fureghini e bei, i sa ciapare anche i battei, i fa una bella allegria, e guai se i mancasse, perché se no, saria una bella compagnia. Amici, grazie ancora per averci ascoltato e guardato, un bacio da Enzo, alla prossima, ciao! La libreria La Bassanese a Bassano del Grappa organizza una nuova formula culturale chiamata Perilibro che mescola l'incontro con l'autore e l'aperitivo offerto dalla libreria al termine dell'incontro.
Venerdì 24 marzo, alle ore 18, l'autore ospite è stato Alberto Simone, scrittore, sceneggiatore e regista di cinema e fiction Rai, nonché psicologo e psicoterapeuta. Simone ha scritto ed ha presentato il libro Rinascere nella gioia, che parla di un cammino di rinascita all'insegna della pienezza e della gioia. È un percorso non facile, che richiede soprattutto conoscenza e consapevolezza. Il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro è stato proprio quello di offrire una sorta di mappa, no? Una mappa di conoscenza, prima di tutto di noi stessi, di come siamo fatti, perché abbiamo una conoscenza di noi stessi che è per lo più anatomica, una conoscenza di tipo materiale, anche una conoscenza figlia dei nostri tempi e della nostra cultura. Quindi già indicare il fatto che noi siamo degli esseri complessi, che siamo fatti di una dimensione corporea, di una mentale e anche una spirituale, è il punto di partenza. Una volta che abbiamo capito come è fatta la nostra Costituzione, capiamo anche di che cosa abbiamo bisogno per raggiungere la gioia. Molta gente considera la gioia, la felicità, la ricerca sul materiale, si compra le cose o anche sul cibo mangia, però è una felicità, una gioia temporanea. Il libro arriva anche a insegnare questo. Sì, io anche nei libri precedenti, il primo si chiama proprio La felicità sul comodino, è un libro proprio che spiega molto bene questo tipo di dinamiche. Noi tendiamo, più che a cercare la felicità, tendiamo a riempire dei vuoti, oppure cerchiamo di colmare delle istanze di tipo egoico. Cerchiamo queste risposte nel mondo esterno, nel mondo materiale, e però dobbiamo sapere che tutto quello che esiste nel mondo materiale è impermanente, è soggetto alla decadenza. Per cui se la mia felicità è legata a un oggetto, per esempio un'automobile, quell'automobile dopo un po' di tempo diventa vecchia, ce ne saranno altre ancora migliori e io dovrò rinnovare la mia ricerca cambiando automobile, e questo esempio lo possiamo portare su qualunque altro ambito di tipo materiale. Gli antichi, soprattutto le scritture più antiche, ci insegnano che la felicità non è qualcosa che sta fuori di noi, è più che altro una dimensione con cui di fatto noi nasciamo. Basta guardare i bambini come sono, quando giocano, come si esprimono, e quindi dobbiamo sapere che la felicità richiede delle condizioni. La prima condizione che richiede è l'innocenza, ed è la prima cosa che si perde andando avanti, ahimè, nella vita. Però abbiamo anche la possibilità di recuperarla, e questa è la prima delle condizioni per cercare di essere più sereni e più felici, meno preoccupati soprattutto. Dopo il grande successo dei libri La felicità sul comodino, Ogni giorno un miracolo e L'arte di volerti bene, l'autore conduce i lettori alla scoperta della via dell'intelligenza spirituale per affrontare le grandi sfide personali e collettive. È un percorso che è nato in modo un po' casuale, è nato anche proprio dalle comunicazioni dei lettori. A partire dal primo libro i lettori hanno cominciato, oggi grazie ai social è possibile, hanno cominciato a scrivermi e a raccontarmi la loro esperienza di quello che leggevano, e così ho potuto vedere veramente qual è l'effetto di queste parole, l'effetto di queste ricerche e di queste conoscenze sulle vite delle persone. Per cui è stato spontaneo continuare, perché mi sono stati chiesti ulteriori approfondimenti e di conseguenza è venuto il secondo libro, poi il terzo e adesso questo Rinascere nella gioia, che è un po' quello che chiude il cerchio, perché sistematizza un pochino tutto il discorso sulla felicità. Ben ritrovati!
In questa puntata ci addentreremo nella storia locale. In particolare andremo a scoprire un antico mestiere che purtroppo con la modernità dei tempi attuali è andato perduto. Alle mie spalle intravedete l'acqua, un indizio fondamentale di quello di cui andremo a parlare oggi. Ci troviamo infatti nelle sponde della Piave, in provincia di Treviso, dunque nel versante orientale della Pedemontana. Più precisamente scopriremo un'attività che univa il bellunese con il territorio veneziano, le foreste del Cadore con la vita della Repubblica di Venezia. In questa puntata ci faremo raccontare una storia, quella degli zattieri del fiume Piave. Per farlo siamo arrivati a Fontigo, nel comune di Sernaglia della Battaglia, al museo Media Piave, il museo di comunità del quartier del Piave. Qui si trova una mostra fotografica dedicata agli zattieri, che sono stati recentemente riconosciuti dall'UNESCO patrimonio immateriale della cultura. Allora andiamo a scoprirlo. Ci troviamo a Fontigo, nella frazione del nostro comune, dove abbiamo questo museo, CEA MEP, Centro Educazione Ambientale Media Piave, che è il contenitore di tutto quello che è il racconto del nostro territorio, della storia, delle attività e della natura. La sala in cui ci troviamo è riservata alla Grande Guerra, il racconto di tutto quello che è stata l'attività svolta nel periodo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e gli oggetti qua contenuti si riferiscono a quanto ritrovato nel fiume Piave, quindi sono oggetti che l'acqua ci ha restituito. Per continuare quello che è il racconto delle attività svolte nel nostro territorio e in particolare nel fiume Piave, abbiamo pensato di costruire questo racconto dell'attività di zattiere. Era un lavoro che si svolgeva lungo il fiume Piave per il trasporto del legname dalle valli del Cadore fino a Venezia, dove era utilizzato per la costruzione della città, che senza il lavoro degli zattieri non sarebbe stata costruita. La mostra è allestita al CEA MEP di Piazza del Popolo ed è stata ideata dal Comitato di Gestione del Centro, grazie alla collaborazione con l'associazione Zattieri del Piave del comune di Codissago e Zattieri del Brenta del comune di Valbrenta. Questo percorso che abbiamo inserito nel racconto di questa mostra illustra le attività che una infinità di persone svolgevano per arrivare a svolgere questo lavoro, dal taglio degli alberi in Cadore, dal trasporto degli stessi fino alle segherie, attraverso cidoli, attraverso stue, attraverso delle attività fatte dai menadas che smistavano il legname. Venivano poi contrassegnati i vari tronchi con dei simboli particolari di riconoscimento, lavorati, partivano poi dalla valle dell'Ansei per arrivare a Codissago, dove si costruivano le zattere, e queste zattere partivano in navigazione fermandosi nei vari porti inseriti lungo il fiume Piave. Un porto era a Falzè di Piave,
un porto era a Nervesa, un porto era a Ponte di Piave, che poi serviva all'arrivo di Venezia. Lungo questo percorso avevano altri punti di sosta dove pagavano il dazio e il ritorno degli zattieri era a piedi lungo il percorso del San Boldo o del Praderadego. Il racconto di questa esposizione è una storia di uomini che dovevano avere anche una grande abilità per la pericolosità del fiume e del lavoro che stavano facendo. Perché è nato questo lavoro? Per poter avere del legname che dal Cadore poteva essere trasportato col fine di costruire Venezia. L'autostrada non esisteva, camion, mezzi di trasporto, treni non c'erano, quindi l'unica possibilità di trasporto era la via del fiume. Quindi la fluidazione ha avuto inizio già dall'antichità, ancora dai primi romani, e è stata poi l'attività di zattiere sancita e riconosciuta dallo statuto firmato dal Doge Barberigo il 3 agosto 1492, lo stesso giorno in cui sono partite le caravelle di Cristoforo Colombo. Questa attività era svolta da Zatter e Menadas. Zatter chi conduceva la zattera, Menadas chi smistava il legname dai cidoli per avviarlo alle segherie. La costruzione della zattera coinvolgeva poi anche chi coltivava il nocciolo, che veniva utilizzato per legarla, e la lavorazione del legno con la foratura per poter assemblare la zattera e a seguire tutte le operazioni necessarie. Gli zattieri e i mercanti di legname hanno avuto un ruolo fondamentale nel corso dei secoli nell'economia sia del Cadore che della Serenissima. Il trasporto di legname attraverso la Piave e i suoi affluenti, un processo chiamato fluitazione, è stata un'attività di grande importanza che ha conosciuto un forte sviluppo intorno al 1420 con l'espansione della Repubblica di Venezia. Questi tronchi che vedete sono stati ritrovati recentemente da delle ristrutturazioni di abitazioni e avendo dei fori, testa e coda e anche il segno del riconoscimento del proprietario fatto appunto della segheria, ci danno la certezza che erano stati utilizzati come parte di zattera. Sono tronchi che partiti dal Cadore sono arrivati a Venezia con la zattera. Anche i poeti si sono interessati dell'attività degli zattieri. Troviamo appunto accenni alla loro storia nella poesia del Carducci, nella poesia di Zanzotto i Menadas, dove appunto l'abbiamo in dialetto e qui abbiamo esposto la traduzione e la sua opera autografa riportata su un piatto realizzato dal Cotto Veneto. Ha anche una poesia del Piave, sempre scritta da Zanzotto, con un'opera di Loris Giotto a fianco. Altri argomenti che riguardavano sempre questa attività, meno diretti come operatività, ma importanti nella loro storia, è la devozione che gli zattieri avevano per San Nicolò. San Nicolò è il protettore dei naviganti, quindi protettore anche degli zattieri, e nelle strade che loro percorrevano, nei luoghi che frequentavano, troviamo moltissime chiese, capitelli, punti dedicati a San Nicolò, dove troviamo anche degli ex voto, si parla di miracoli o di varie cose accadute.
Ci sono anche degli aneddoti particolari. Abbiamo trovato una chicca, diciamo, che uno zattiere è diventato generale di Napoleone Bonaparte. Era anche amico di Ugo Foscolo. Anche questo è una cosa particolare che come ricerca ci può portare a tante curiosità. In località Passo Barca, a Falzè di Piave, altra frazione del comune di Sernaglia, si trovava il primo porto di cambio, dove gli zattieri che provenivano da Belluno consegnavano le zattere agli zattieri di Ponte di Piave, per poi rientrare a casa a piedi lungo la strada di Praderadego o San Boldo. La mostra è stata inaugurata il 21 gennaio e rimarrà visitabile fino al 28 di maggio. Normalmente è aperta il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio, compreso Pasqua e lunedì di Pasqua. Abbiamo pensato che è giusto avere i musei aperti nelle giornate di vacanza. Vale la pena di visitare questa mostra per avere una conoscenza di quella che era l'attività di questi uomini che lavorando hanno potuto partecipare alla costruzione di Venezia. Senza di loro Venezia non ci sarebbe stata. Il nostro territorio non è solo Grande Guerra e le colline non sono solo Prosecco, ma c'è molto altro da raccontare. Non solo questa attività, ci saranno altri racconti che andremo a fare, ma questa la riteniamo proprio una cosa importante che stava andando nel dimenticatoio, mentre coinvolgendo scuole e ragazzi possiamo riproporre quello che era la nostra storia e le nostre attività. Insomma, una vera e propria perla della nostra storia, perché ci permette di conoscere le nostre radici, compresi gli usi e i costumi dei nostri avi, aspetti che hanno fondato le basi della nostra comunità. Ci avviamo così alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!
La libreria La Bassanese di Bassano del Grappa organizza periodicamente l'Aperilibro, eventi culturali che uniscono l'incontro con l'autore e l'aperitivo offerto dalla libreria alla fine dell'incontro. L'ospite di venerdì 17 marzo è stato Giuseppe Mendicino, considerato il maggiore esperto di Mario Rigoni Stern, noto per i suoi libri sulla natura, le montagne e le storie di guerra, come Il sergente nella neve e Il bosco degli urogalli. Sono 100 anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, quindi a questo servono gli anniversari. È un'occasione per ricordare uno dei più grandi narratori del nostro Novecento, insieme a Primo Levi, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Nuto Revelli. E l'abbiamo ricordato io, Paolo Pozzato, Paolo Cognetti, Luca Mercalli, ognuno approfondendo la materia che conosce meglio. Allora c'era la mezza giornata dedicata alla storia, l'altra legata alla letteratura, un'altra alla natura, perché la ricchezza di Rigoni, delle sue opere, è la poliedricità, cioè lui si è occupato di tutto. Ed è attuale per tutto, l'attenzione alla natura, la tutela dell'ambiente è attualissimo. La scrittura chiara antiretorica è più attuale che mai. L'etica civile, non ne parliamo neanche, c'è sempre bisogno. E poi il dovere della memoria, ecco, perché se non ricordiamo i fatti che sono avvenuti, le cose che sono state, la storia, e poi le tragedie del passato si ripetono. Era un po' il dovere che sentivano sia Primo Levi sia Mario Rigoni Stern. Noi dobbiamo ricordare, perché non devono più succedere. Purtroppo succedono. La storia insegna, ma noi non ascoltiamo abbastanza. Mendicino ha raccolto i contributi di numerosi esperti per il suo ultimo libro, presentato venerdì alla Bassanese, Mario Rigoni Stern, 100 anni di etica civile, letteratura, storia e natura. L'incontro è stato moderato da Paolo Pozzato, docente di storia e filosofia e ricercatore indipendente soprattutto nel campo della storia militare. Tanti drammi, cataclismi avvengono perché c'è tanta ignoranza, oltre che interessi economici. Poi l'attenzione alla storia, tramite Rigoni Stern conosciamo meglio la Grande Guerra e anche la Seconda Guerra Mondiale, e poi è anche una lezione di buona scrittura, perché se noi prendiamo Italo Calvino, le lezioni americane, quell'esempio di italiano nitido, pulito, però ricco di vocaboli al tempo stesso, quindi capace di comunicare, Rigoni Stern. Rieccoci amici, ben ritrovati con Venezia che passione, puntata nuova, siamo alla quarta oramai, ci troviamo a Venezia Centro Storico e siamo in un posto magico, suggestivo, pittoresco, originale al tempo stesso, la libreria Acqua Alta, tante storie da raccontare, andiamo a sentire quali e soprattutto perché ce ne sono davvero di gustose e ricche, andiamo su, seguiteci. E adesso qui alla libreria Acqua Alta a Venezia Centro Storico con Venezia che passione è il momento di presentare un ospite e che ospite, anzi è un amico, non è un ospite, è un amico e un collega e chi meglio di lui ci può parlare della venezianità proprio qui a Venezia, che riguarda non soltanto Venezia ma tutto il Veneto, esportato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Alberto Tosofei, lo ricordiamo, scrittore e saggista. Alberto, ben trovato, ciao, grazie di aver accettato il nostro... Grazie a voi dell'invito. Ma grazie a te Alberto, è sempre bello e piacevole rivederti e ascoltare le tue storie. Allora Alberto, noi siamo qui alla libreria Acqua Alta, perciò approfittiamo dell'occasione per parlare di libri, di stampa veneziana. Ma come ebbe inizio tutto questo qua a Venezia? Allora, è una storia bella, è una storia lontana. Sì. E oggi il mondo
parla veneziano in qualche modo. Anche agli altri parliamo veneziano, Esatto, è abbastanza noto come diverse parole della lingua veneziana si trasferiscano poi non solo all'italiano ma anche in altre lingue, lazzaretto, ghetto, ciao, il ciao e così via, sono era parecchie. Ciava, dicevano le donne che servivano. Si sa un po' meno che il mondo scrive in veneziano, perché anche oggi quando chiunque di noi mandi un messaggio su WhatsApp, scrive un post su Instagram e usa il punto e virgola, l'apostrofo, l'accento, scrive come i veneziani hanno inteso utilizzare la punteggiatura fin dalla fine del 400, nel senso che la punteggiatura già esisteva, a parte il punto e virgola che viene inventato a Venezia, ma viene messa a punto, scusate il gioco di parole, qui a Venezia con la nascita proprio di Venezia come capitale mondiale del libro. Incredibile, siamo stati maestri anche in questo, in lingua veneziana, Ma vero non Alberto? solo, andiamo avanti, perché chi inventa la stampa è noto, è Johannes Gutenberg, che non fa certo il tipografo, perché è il primo tipografo della storia, quindi lo diventa da quel momento in poi, ma finisce in rovina, nel senso che lui questa sua invenzione non riesce a trasmetterla, no? Si tiene le sue Bibbie, le prime Bibbie pubblicate a caratteri mobili, in magazzino perché non riesce a trasmettere l'importanza di ciò che ha inventato. A Venezia invece sono molto più abili a far diventare ogni intuizione un business, e ecco che appunto fin dalla fine del 400 e per tutto il 500 a Venezia non solo si pubblica, ma si stampano almeno la metà, forse più della metà, di tutti i libri pubblicati in Europa in quell'intero secolo. Mamma mia. Ora è sono chiaro, numeri grandi. Parliamo di numeri grandi. Insomma, diciamo, teniamoci stretti, diciamo centinaia di migliaia di copie, già perché all'epoca, però insomma è molto probabile che si parli di milioni di copie complessivamente. Solo nelle mercerie c'erano 43 librai, quindi era proprio la capitale del libro. La capitale del libro. I veneziani sì, sono gente di cultura, ma lo facevano soprattutto per vile denaro, nel senso che è business. E quello del libro diventa un grande affare. E qui vengono messe a punto, come già vi accennavo, non solo la punteggiatura, ma per esempio viene finalizzato il libro tascabile. I primi libri sono molto grandi, no? E invece a Venezia si formalizza un formato di libro in ottavo che è più comodo da portare. Padre per antonomasia della stampa a Venezia è Aldo Manuzio, grande, che non era veneziano, no? Ma a Venezia trova modo d'adozione. Ma trova modo di applicare le sue intuizioni, le sue idee, perché Venezia fu grande poi in questo, no? Dando la possibilità a chi aveva buone idee di metterle in pratica. E per esempio anche grazie a Manuzio noi abbiamo il corsivo. Aldo Manuzio chiama Griffo, che è un bolognese, si fa disegnare questo carattere lievemente inclinato ed ecco perché lo fa, perché Sebeo sì, è sicuramente elegante, ma pubblicando in corsivo occupa meno spazio nelle pagine e quindi consuma meno carta, e la carta era chiaramente un bene primario, essenziale e molto costoso. Preziosissimo, mamma mia. Ma anche per questo in tutti i computer del mondo il corsivo si chiama Italic, perché viene inventato certo in Italia ma soprattutto a Venezia. A Venezia si pubblicano diversi primi libri, il primo libro in cirillico, probabilmente il primo in glagolitico, il primo libro in armeno, ma anche testi fondamentali come per esempio il primo Talmud nel 1524. Il Talmud è un rotolo, quindi grazie anche agli ebrei del ghetto, chiaramente ai rabbini, si decide una paginazione, no? Perché va ridotto in pagine, da rotolo deve diventare un libro. La prima paginazione veneziana è quella che ancora oggi compare, essendo un testo sacro e inviolabile, la prima paginazione veneziana è quella che ancora oggi compare su tutti i Talmud del mondo. Qualche anno più tardi, 1538, il primo Corano a caratteri mobili della storia. Noi ne abbiamo una copia che è conosciuta al mondo, che è conservata qua a Venezia, gelosamente, nella biblioteca dei padri
di San Francesco della Vigna. Del San Francesco della Vigna, dove sono nato io, tra l'altro, dove sono nato e cresciuto, grande parrocchia, soprattutto grande punto di Venezia, incrocio di civiltà, diciamo, nella storia, incrocio di civiltà grande. E quindi ci ha illuminato. E quindi grandissime primogeniture, non solo, direi di chiudere questa parentesi legata alla stampa. Il primo libro al mondo e nella storia in cui compare la chiocciola, che oggi tanto usiamo. La chiocciola, esattamente. È del 1502. Pensate, la chiocciola non è un elemento di modernità, per quanto noi la usiamo più volte al giorno, ma è un simbolo medievale inventato in Toscana che i veneziani presero, era una unità di misura, si chiamava anfora, che diventa poi anche unità di comparazione, ma tutte queste chioccioline compaiono in un libro del 1502 che è una tariffa dei pesi e delle misure, appunto, di Bartolomeo Pasi, che illustrando i vari porti del Mediterraneo scrive: qua attiga questo e attiga queo, e troviamo tutte queste chioccioline di 500 anni fa. Intanto qui alla libreria Acqua Alta siamo arrivati quasi al termine del nostro appuntamento con Venezia che Passione, però dobbiamo innanzitutto ringraziare due persone che ci hanno concesso questa visita e ci hanno ospitato gentilmente con grande disponibilità. La nostra Diana Zanda, che è la direttrice della libreria Acqua Alta, e Lino Frizzo, che è invece il titolare. Ma siamo qui con Diana adesso. Diana, ben trovata, grazie. Buongiorno a voi. Grazie Diana. Allora senti, noi ci chiedevamo ovviamente appena siamo entrati qui in questa magnifica, suggestiva, pittoresca ed insolita libreria, cos'è che attrae così tanto la persona che può essere il veneziano, il veneto, l'italiano, ma anche da tutto il mondo vengono qui per vedere libri, stampe d'epoca, dai gialli ai fumetti, ai dischi 45 giri, i vinili degli anni 80 e tante altre cose. Perché Diana? Perché? Si differenzia tendenzialmente da una libreria canonica un po' per l'ambientazione, che è piuttosto suggestiva. Non è una classica libreria appartenente a qualche grossa catena, di conseguenza il clima che si respira è quasi familiare, è piuttosto intimo. Gli arredi peraltro sono abbastanza peculiari, visto che, come potete vedere anche dietro di noi, ci sono queste barche che aiutano a proteggere i libri dai periodi delle arti malee e a tenerli anche a riparo un po' da quella che è l'umidità che inevitabilmente si respira qui a Venezia. L'umidità a Venezia che ne suga gli ossi, in lingua veneziana ne suga gli ossi. Proverbiale e veritiero anche, ovviamente. E poi naturalmente in molti sono incuriositi o attratti dal fatto che per l'appunto l'ambientazione piuttosto suggestiva che c'è qui dentro oramai spopola inevitabilmente su tutti i social. Di conseguenza la fama di questo posto è abbastanza internazionale, va a finire che la curiosità spinge le persone a venire a visitarla. Assolutamente, anche perché noi abbiamo visto nel nostro giro, nel nostro tour qua, spagnoli, francesi, americani, giapponesi, cinesi, da tutti i continenti, davvero impressionante. Ecco, con Diana, la nostra direttrice qui alla libreria Acqua Alta, si parlava ovviamente di sfumature divertenti, sfumature simpatiche, ma c'è anche una cosa che riguarda momenti che sono stati nella storia drammatici, tragici, soprattutto per una Venezia delicata, una città molto assopita e soprattutto anche fragile da questo punto di vista, e ci riferiamo all'Acqua Granda. L'Acqua Granda, ovviamente da cui prende il nome la libreria, ossia la grande acqua che c'è stata nel 2019, Diana, che vi ha messo davvero a dura prova a tutti voi e non solo, vero Diana? Sì, come tutto il resto della città siamo rimasti un po' costernati da quello che è successo, siamo abituati alle maree, come tutti coloro che conoscono Venezia sappiamo che novembre è un mese deputato a quello. Il Mose non era ancora entrato in funzione, perciò dovevamo arrangiarci con le protezioni usuali utilizzate fino a quel momento. Purtroppo le previsioni sono state un po' più nefaste di quanto non fosse stato previsto in precedenza, e di conseguenza anche noi abbiamo un po' sofferto in quei paio di mesi a causa proprio di questa marea che sembrava volersi quasi un po' accanire contro Venezia in quell'inverno.
fantastico. Ci ha illuminato davvero Alberto con tante storie, ma soprattutto con questa storia, e devo dire, a me Alberto Tosafei piace molto chiamarlo enciclopedia vivente. Ma Alberto, se abbiamo vivente, enciclopedia vivente, soprattutto vivente, ma anche enciclopedia. Ragazzi, io concluderei questo nostro intervento insieme ad Alberto Tosafei dicendo soltanto magari due chicche, due particolarità, due scrivizi, diciamo, due cose curiose, curiosità peculiari che riguardano magari due scrittori per eccellenza. Uno esploratore come Marco Polo, due diversi periodi storici, perché Marco Polo, lo sappiamo, esploratore verso il 1200, e Giacomo Casanova, colui il bello che fece anche lo scrittore. Allora c'è questa cosa un po' divertente che dice che uno scrittore veneziano, per avere fortuna, deve andare in galera e scrivere in francese, perché tanto Marco Polo quanto Casanova maturarono le loro opere. Il primo, il più antico, Marco Polo, chiaramente in prigione a Genova, dettò le sue memorie a Rustichello da Pisa, che le trascrisse in francese. E Casanova invece scrisse in francese la storia della sua fuga dei piombi, che è la sua prima opera letteraria di successo, e lo fece in francese perché era la lingua corrente, diciamo, europea dell'epoca. Fantastico davvero. Io ringrazio Alberto Tosafei e cerco di rielaborare il tutto perché è fantastico, è veramente soprattutto istruttivo per tutti anche gli amici che stanno guardando, per tutti noi che stiamo guardando questa puntata e la stiamo vivendo qui alla Libreria Acqualta. Io ringrazio Alberto Tosafei, scrittore e saggista. Grazie Alberto. Grazie a voi, e alla prossima sicuramente per presentare anche i tuoi libri alla prossima, assolutamente. Le tue ultime uscite letterarie, le ultime tue fatiche. Grazie Alberto, alla prossima, grazie. E siamo arrivati anche alla conclusione di questa nostra puntata qui a Venezia con Venezia che Passione, direttamente dalla Libreria Acqualta. Salutiamo e ringraziamo tutto lo staff, l'equipe della Libreria Acqualta che ci ha ospitato, è stato davvero divertente e soprattutto esaustivo, è anche una cosa in cui abbiamo imparato moltissimo, e ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti. Ma prima di lasciarci e darci appuntamento alla prossima puntata con Venezia che Passione, i versi poetici in libertà del vostro Enzo Savarese, eccoli qua, immancabili. Sentite qua. E a Libreria Acqualta, e a Zena Zoia Granda, i che va tutti, putei, grandi e grandesei, i riva da tutte le parti, e par comprar i puteeti, i svodamusina, coi soschetti. Ciao, alla prossima, piaciuta? Sì, dai, ciao, grazie mille per l'ascolto, ciao, un bacione. Ben ritrovati! In questa puntata vi accompagneremo a visitare uno dei luoghi più iconici della Pedemontana veneta. Con una storia millenaria ricca di fascino, oggi siamo a Cison di Valmarino per scoprire Castelbrando. Allora andiamo! Situato alle pendici del Monte Castello, Castelbrando deve il suo nome all'antica famiglia dei Brandolini, o meglio a un ramo di questa antica famiglia originaria di Forlì,
quella di Brandolino, conte Brandolini, che nel 1686 ricevette dalla Repubblica di Venezia il patriziato veneto, perché aveva sostenuto economicamente la guerra di Morea contro i turchi. Ci troviamo all'interno dell'alcova del Conte, una delle nostre camere dell'hotel, una delle più speciali potremmo dire, sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista della bellezza, della particolarità di questa stanza. Siamo in quella che era la camera da letto del capofamiglia dei conti Brandolini ed è una stanza che è rimasta in maniera particolare ancora immersa nel 1700, che è il momento nel quale è stata costruita ed arredata. Infatti siamo circondati dagli stucchi storici, sotto i nostri piedi c'è il parquet del 1700 e poi abbiamo per esempio i caminetti con le piastrelle originali che riproducono delle scene campestri. Oltre a tutte queste straordinarie caratteristiche, gli ospiti che vengono a passare una o più notti dentro questa stanza possono godere della presenza di uno straordinario lampadario di vetro di Murano del 1700. Nel corso dei lavori di restauro è stato fatto anche un'importante indagine archeologica all'interno di quella che è la corte interna dell'area del 1700, del palazzo del 1700. Nel corso di questi lavori di scavo sono stati trovati i muri che abbiamo attorno a noi e che sono i muri di tutte le fasi architettoniche precedenti al palazzo del 1700. In questo momento la nostra area archeologica non è a cielo aperto come magari altre aree archeologiche, perché sopra di noi c'è di nuovo la presenza del giardino che caratterizzava e caratterizza tuttora il giardino di corte interna. All'interno di questi muri, di quest'area archeologica, abbiamo costituito il nostro Museo delle Armi per rendere omaggio alla professione dei conti Brandolini, che erano condottieri, e soprattutto per accompagnare il visitatore a scoprire i nostri originali che sono qui dietro di noi e che è quanto resta dei pezzi della collezione di armi e armature proprio dei conti Brandolini. Siamo sullo scalone monumentale di Castelbrando. Questo era l'antico ingresso, non solamente per le persone, ma proprio anche per le carrozze. Le carrozze entravano dal nostro grande portone e gli ospiti del conte scendevano davanti a questo scalone monumentale dove il conte li accoglieva. Questo è un luogo molto speciale per noi, non solo per la suggestione, per la bellezza estetica, ma anche perché è interamente ricoperto di queste armi in asta ed armature che fanno sempre parte della collezione di armi e armature dei conti Brandolini. Sono delle armi di fine 1500, inizi 1600 e sono qui proprio come i Brandolini le hanno lasciate. Siamo all'interno del Teatro Sansovino, che è uno dei nostri 3 teatri. In realtà questo è proprio il principale, il più storico, che utilizziamo sia come centro congressi, sia per i matrimoni o vari tipi di banchetti. È un luogo molto importante anche dal punto di vista storico. Quando le persone sono qui, appunto, o per un congresso, o per un matrimonio, o per un banchetto, sono circondate da degli elementi storici molto importanti, come per esempio i 2 caminetti monumentali, ma soprattutto la presenza di questo grande albero genealogico, si potrebbe chiamarlo così, di stemmi matrimoniali che corre tutto attorno a noi, dove possiamo riconoscere lo stemma dei Brandolini e di tutte le altre casate con i quali si sono imparentati lungo i secoli. Lo stemma della famiglia Brandolini è particolare. In questo sono presenti infatti 9 scorpioni disposti su 3 file. Vennero inseriti quando Sigismondo Brandolini da Forlì sconfisse in duello durante la prima crociata un arabo. A ricordo di questa impresa decise di rapirgli l'impresa degli scorpioni.
I colori dello sfondo, bianco e rosso, richiamerebbero sia i simboli crociati sia quelli delle città di origine di questa antica famiglia, cioè Forlì e Bagnacavallo. Queste sono le ex prigioni di Castelbrando, sono 3 piccole stanze dove pare che i prigionieri attendessero il momento del processo. In queste stanze abbiamo ricostruito non solamente questo momento importante della giustizia della contea nella quale ci troviamo, però abbiamo, attraverso dei pannelli esplicativi, abbiamo raccontato anche alcune di queste vicende della gente della zona, tratte dai documenti storici e dalle testimonianze. Qui dietro di me possiamo vedere alcune delle scritte originali che sono state ritrovate all'interno di queste prigioni, lasciate ovviamente dalle persone che erano qui dentro, ed è una delle principali particolarità di queste 3 stanze. Un'altra particolarità si trova nell'ultima di questi 3 ambienti, dove abbiamo ricreato delle situazioni tramite anche degli strumenti, dei manichini afferenti al momento delle torture. Questo perché sempre dalla documentazione storica ci sono arrivate delle testimonianze in merito di quelli che erano gli usi e costumi purtroppo riguardanti queste pratiche. Come in tutti i palazzi nobiliari e castelli che si rispettino, anche Castelbrando racchiude al suo interno la chiesetta gentilizia. La chiesetta è dedicata a San Martino e in realtà è la seconda chiesa del castello, perché prima di questa c'era al suo posto una precedente chiesa medievale in stile romanico di cui ci rimane memoria, ma della quale non abbiamo immagini pittoriche. E la particolarità della chiesetta di San Martino è all'esterno la presenza di un guerriero, della lastra tombale di un guerriero, in particolare di Brandolino III, sempre della famiglia dei Brandolini, che si mostra a noi in tutta la bellezza della sua splendida armatura, molto particolareggiata. La chiesetta è una chiesetta del 1700 e all'interno custodisce un vero scrigno di stucchi settecenteschi. La chiesa di San Martino è tra i pochi esempi di barocco della diocesi di Vittorio Veneto, perché i conti Brandolini amavano tenersi al passo con i tempi, quindi con la moda artistica dell'epoca, e quindi fanno decorare in quella che era la moda del Settecento la loro chiesetta gentilizia. Oggi Castelbrando è un vero e proprio punto di riferimento turistico, oltre che storico, della Pedemontana veneta. I Brandolini di Valmareno hanno vissuto a Castelbrando fino a circa gli anni 50 del Novecento, quando poi la struttura venne venduta ai padri salesiani. Successivamente, però, Castelbrando visse degli anni di progressivo abbandono, fino a quando venne acquistato dall'imprenditore Massimo Colomban, che lo ristrutturò, lo riportò a nuova vita finalmente, trasformandolo in una struttura alberghiera. Sì, diciamo che Castelbrando, oltre ad essere un museo a cielo aperto, nel senso che è stato restaurato negli anni 2000, cercando di recuperare tutto quello che era possibile, dal pavimento, dagli infissi, le porte, tutto quello che era possibile da recuperare è stato recuperato. E naturalmente c'era la necessità di renderlo anche funzionale, perché sono 20.000 metri quadrati di struttura che naturalmente devono essere tenuti in vita con le manutenzioni, con le pulizie e con tutto quello che serve. Quindi si era pensato di ridare vita al castello mettendolo a disposizione del pubblico. Con il restauro è stato creato un albergo, un 4 stelle, e ci sono 2 ristoranti, uno nella parte più antica e uno è stato ricavato dove un tempo c'era un campo di calcio, un ristorante pizzeria molto informale, molto easy, e quindi c'è la possibilità di avere una cosa un po' più classica e una cosa molto informale.
c'era anche la necessità di dare un servizio a chi veniva ospite in castello, quindi abbiamo pensato di creare anche una spa, non grandissima ma che comunque ha tutto, e la spa è stata ricavata dove un tempo c'erano i bagni romani, perché il castello è alimentato da delle sorgenti d'acqua che avevano trovato i romani ancora 2000 anni fa. Abbiamo trovato le tubature che portavano l'acqua direttamente in questo luogo. E nella spa naturalmente c'è tutto, ma tanto per dire, lì abbiamo ritrovato delle monetine romane. Il castello, naturalmente essendo in cima ad una collina, aveva dei problemi di parcheggio, quindi si è ben pensato di creare un parcheggio a valle e c'è la possibilità di prendere questo ascensore inclinato, chiamiamolo anche funicolare, ma non un ascensore inclinato, molto panoramico, che ti porta dal parcheggio direttamente in castello. Ma non solo, c'è anche una elisuperficie, cioè la possibilità di atterrare con l'elicottero per chi ne ha la necessità. Una cosa che non vorrei dimenticare è che a Castelbrando c'è un albero monumentale che è considerato l'albero di Natale vivente più alto d'Italia, uno dei primi d'Europa. Per 2 anni abbiamo esposto il presepio di ghiaccio e poi naturalmente si è spostato, però abbiamo pensato, visto che avevamo fatto dei lavori nel bosco e avevamo della legna, abbiamo pensato di creare un presepe con la legna del nostro bosco, prendendo e contattando un ragazzo giovane, uno scultore della zona che si chiama Pietro Colmellere, molto giovane e molto bravo. Gli abbiamo detto: ascolta Pietro, qui c'hai la legna, tu pensa a qualcosa che ricordi le colline del Prosecco, trasformandolo in un presepe, cosa che lui ha fatto. L'anno scorso è stato un successo, abbiamo avuto molta gente che è venuta a visitarlo e colleghiamo poi il discorso dell'albero di Natale col presepe con delle mostre solitamente di pittura all'interno della chiesetta. Apriamo la chiesetta anche al pubblico, quindi non sempre è aperta, sotto il periodo natalizio c'è anche la possibilità di visitarla. Castelbrando ha molti turisti stranieri, arrivano da ogni parte del mondo, ma particolarmente da Stati Uniti, Canada e Australia, quindi oltreoceano. E devo dire che sono quelli che ci danno anche molta soddisfazione, perché da loro naturalmente non ci sono cose così antiche e quindi le apprezzano tantissimo. Chi viene a visitare Castelbrando si trova immerso in un luogo storico restaurato con cura e che offre una bellezza e un fascino unici, che solo una struttura con 2000 anni di storia alle spalle può dare. E con questo suggestivo scenario noi vi salutiamo. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto! La Bassanese, storica libreria e cartoleria di Bassano del Grappa, da più di 80 anni riferimento nel territorio, organizza periodicamente incontri con autori al proprio interno. Domenica 12 marzo la Bassanese ha dato appuntamento ai propri lettori per incontrare Eugenio Benettazzo, trader professionista ed economista tra i più conosciuti in Italia e presidente di U-Chain SPA, che ha presentato il suo ultimo libro Capitali coraggiosi. Si tratta nello specifico di un pamphlet incentrato sull'industria del crypto asset management, ossia come si è evoluta
tutta l'offerta di strumenti sia finanziari regolamentati che non post creazione di Bitcoin dal 2008. Nello specifico si è trattato di andare ad analizzare l'evoluzione ciclica che ha caratterizzato nello specifico questo prima crypto asset conosciuta al mondo e successivamente tutto quello che è andato a crearsi negli anni fino ai giorni nostri, in particolar modo mettendo in evidenza l'evoluzione delle cosiddette blockchain di terza generazione, considerando che Bitcoin rientra nella casistica delle blockchain di prima generazione, che utilizzi casi di adozione prestigiosi oggi possiamo già percepire e notare a livello di visibilità mondiale, e soprattutto poi a fronte di quelle che sono state le dinamiche che hanno caratterizzato spiacevolmente il 2022, che proiezioni potremmo attenderci nei prossimi 2 o 3 anni in preparazione del quarto ciclo di halving di Bitcoin atteso per aprile-maggio del 2024. La mission originaria di Bitcoin era quella di convertirsi in un cash payment peer-to-peer, ossia la possibilità di utilizzare una digital currency per i pagamenti quotidiani, quasi come se fosse una sorta o di dollaro digitale o di euro digitale, ovviamente senza intermediazione da parte di autorità centrali. Con il tempo abbiamo assistito ad un cambio cosiddetto di narrativa sia di Bitcoin che anche di tante altre cryptocurrency che poi sono nate e si sono evolute sulla scia di quello che è stato Bitcoin. Ad oggi Bitcoin ha un unico utilizzo riconosciuto a livello mondiale, che è quello speculativo, mentre sono nate e si sono evolute nel corso degli anni blockchain di seconda e terza generazione che servono per alimentare varie tipologie di servizi sempre all'interno della crypto economy, in particolar modo quello che si è visto in questi ultimi 12-18 mesi essere uno dei settori che potrebbe cambiare drasticamente anche le nostre vite nei prossimi anni, è quello del metaverso, che è un tema che viene trattato con con notevole approfondimento in seno al pamphlet, facendo capire come dovrebbe evolversi quello che è stato old economy, poi new economy, successivamente digital economy in piena pandemia, adesso crypto economy e più avanti addirittura metaverse economy. E l'entrata anche delle banche, diciamo quelle classiche, fa parte di questo cambiamento. Esatto, questo è un aspetto principale che ha caratterizzato l'evoluzione, chiamiamola, della crypto economy negli ultimi 3 anni, ossia che mentre fino al 2017-2018 le cryptocurrency o le criptovalute venivano esclusivamente concepite per finalità o speculative o addirittura per creare cosiddetti schemi Ponzi, si è assistito a un cambio di paradigma all'interno dell'industria dell'asset management tradizionale, a cominciare dalle banche di investimento, che hanno alcune concepito come questo specifico settore possa essere un surrogato finanziario di una tecnologia nascente, che è tutto quello collegato allo sviluppo e l'adozione delle blockchain per il web free, cioè per quella grande trasformazione che riguarderà tutti quanti noi nei prossimi anni, quando i smartphone di ultima generazione saranno tutti dotati di un crypto wallet. Ormai lo sapete a memoria, non c'è nulla di più bello che passeggiare per Venezia, guardare queste meraviglie, un salotto a cielo aperto, il salotto più bello del mondo. Quest'oggi siamo in notturna, o meglio in preserata. Preserata, ci troviamo direttamente al Teatro Malibran, un gioiello, un piccolo grande gioiello, una bomboniera, come ci è stato anche suggerito, di Venezia centro storico. Siamo vicino anche all'abitazione che fu quella di Marco Polo, e quest'oggi con Venezia
che passione, anzi ben ritrovati e benvenuti con il nostro consueto appuntamento. Abbiamo il Festival della Canzone Veneziana con tantissimi artisti, ne abbiamo 16, ma tanti ospiti che ci aspettano. Andiamo, venite, seguiteci. Mio nonno è nato a Cherso in Croazia, che un tempo era Repubblica di Venezia. Venezia. Mi disse che Venezia nacque dalle acque e che da zero diventò un impero. Venezia. Più di 1000 anni di conquiste più. Venezia. Giù fino alla Grecia c'eri pure tu. E ormai amici siamo entrati nel vivo qui al Teatro Malibran a Venezia Centro Storico, dove ci troviamo quest'oggi in preserata con Venezia che passione, venezianità e Venezia che passione. Non potevamo che avere un ospite d'eccezione che ormai è di casa, lui milanese di nascita ma veneziano non solo d'adozione ma ormai di fatto, Giuseppe Povia. Ciao Povia, ciao Giuseppe. Ciao a tutti, grazie. Il mio nonno è nato a Cherso, dell'attuale Croazia, che un tempo era la Repubblica di Venezia. È la Serenissima. C'è un sangue venetico. Assolutamente, che scorre nelle tue vene, scorre nel tuo sangue, assolutamente. Beh, innanzitutto, Povia, ti voglio chiedere così, che emozione ti dà sempre venire, tu giri il Veneto, ovviamente non solo Venezia, ma tutto il Veneto. Che emozione è essere in un festival della canzone veneziana, perché qui si parla veneziana, canzone veneziana che è tanto stato riscoperto, una bella vetrina per esportarla in tutto il mondo. Beh, Venezia non ha bisogno di essere esportata perché la conoscono tutti, è impregnata di storia, di cultura, di arte, sono stati secoli in piedi con la Serenissima Repubblica di Venezia, hanno inventato, insegnato al mondo che cos'è una vera repubblica. Io sono qui in veste di cantautore perché ho scritto questo brano che si chiama Serenissima, che racconta la storia della Serenissima. Mi ha appassionato così tanto perché Venezia, oltre che essere impregnata di storia e di cultura, è anche impegnata nel mondo, come hai detto tu, è anche impegnativa, perché arrivi a Venezia, la devi proprio amare per arrivare a Venezia. E basta, con questa canzone qui volevo soltanto, siccome io tutto quello che faccio lo faccio pensando alle mie bimbe, quando hanno ascoltato la canzone hanno detto... A proposito di Antigini Panò, le tue bimbe che sicuramente adorano le tue canzoni e sono sempre a tuo fianco, sempre a tuo fianco. Sì, infatti mi seguono oltre che come papà anche come cantautore, ascoltano i testi delle canzoni perché sono dei temi particolari. Io sono molto appassionato di sociale, sì, di sociale, infatti. Di politica economica, di politica sociale, di temi culturali come la Serenissima. E quando hanno ascoltato la canzone Serenissima mi hanno detto: ma noi queste cose non le sapevamo. E io ho detto: ti credo, vai a scuola, sarebbe bello approfondire anche la Repubblica di Venezia, che è ridotta a trafiletti nella scuola. Venezia non ha da mancare mai, non deve mancare mai. E Ghinè da contare. Ghinè da contare, bravissimo Giuseppe. Ma senti, come ti è venuta l'idea di questo inno? Perché è un inno alla Serenissima che tu hai scritto, veramente gettato carte e penna praticamente, e con musicalità veneziana, un inno alla gloria, soprattutto alla passione per la musica e per Venezia. Come ti è venuta questa canzone? Perché Repubblica vuol dire cosa del popolo. Io sono sempre stato affascinato dal concetto di Repubblica. Non voglio entrare sicuramente nel mondo dei cultori veneti, di tutti quelli che hanno studiato e ne sanno moltissimi di me. Sai anche tu, l'hai divulgato anche in televisione. No, guarda, io ne so poco, però studio quello che mi interessa e mi appassiona. Volevo soltanto fare questo omaggio a me stesso, come ho detto alle mie bimbe, che sappiano che esistono tante altre storie e culture come quella del Regno delle Due Sicilie, per esempio per il Sud, e poi perché Venezia, oltre ad aver insegnato a tutti cos'era la Repubblica, ha ispirato la Costituzione americana. Shakespeare ha fatto le grandi opere ispirate a Venezia, Dante ha fatto un elogio all'Arsenale, ci sono le battaglie di Candia, le battaglie di Lepanto, insomma c'è tanta roba, tanta carne al fuoco, era difficile mettere tutto in 5 minuti. In lingua veneziana tanta carne al fuoco che uno spiedino praticamente viene messa al giusto posto. Ecco. Per concludere, guarda Giuseppe, ti volevo chiedere, noi sappiamo benissimo, io e tutti coloro che ti stanno guardando, che hanno seguito nei vari festival di Sanremo, in cui hai proposto canzoni anche a sfondo sociale importantissime, ma soprattutto con la vittoria del 2006 dove c'era Patariello con Vorrei avere il becco. Ecco Giuseppe, quello che ti voglio chiedere, Vorrei avere il becco è dedicata un pochino anche ai piccioni colombi, e qui a Venezia regnano sovrani i piccioni colombi. Come ti sei trovato con questa canzone con i piccioni?
I piccioni ci sono in tutto il mondo. No, certo, qua a Venezia però sono sovrani. Sono sovrani, ma anche più o meno in tutte le piazze d'Italia. È una canzone dedicata a tutti gli innamorati, perché come metafora gli innamorati sono i piccioncini. L'ho dedicata a mia mamma e mio papà, che sono stati insieme quasi 60 anni. I nonni anche. I nonni, tutti i bisnonni che hanno ricostruito questa Italia distrutta dai bombardamenti, che hanno onorato e non ignorato, onorato la Costituzione. E poi insomma è un inno che poi a Sanremo è stato premiato dalla maggioranza, perché quando si vota poi la maggioranza vince, e anche Povia quando si votava vinceva Sanremo. Assolutamente, è meritato, più che meritato, un successo più che meritato, soprattutto anche con la stragrande maggioranza delle persone che poi ti hanno sempre omaggiato e riconosciuto come grande compositore e grande cantautore. Giuseppe, noi concludiamo con all'unisono tutti e due praticamente nel citare la canzone, il festival della canzone veneziana, Viva Venezia e viva la sua musica. Vai, viva Venezia e viva la sua musica. Grazie a Povia, Giuseppe Povia con noi, grazie a Venezia che passione, grazie Giuseppe. Rumorosi se base se strucche in piazza San Marco, y se fa una carezza e tante promesse d'amore. E amici, con Venezia che passione stiamo ormai girando qui al Teatro Malibran, siamo proprio all'interno, di fronte al palco, e abbiamo due ospiti d'eccezione, due ospiti che sono uno il padrone di casa e l'altro il presentatore. Allora presento subito Lele Perolari, che è cantautore, compositore. Lele Wonderful in arte Lele Wonderful. Lele, ben trovato, grazie di essere con noi, grazie a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, è un'occasione incredibile questa qui, di essere qui in questa giornata al Malibran. Stiamo facendo una cosa direi quasi incredibile, un festival della canzone veneziana. Più veneziana così non si può, più veneziana di così non si può. Dovrei parlare di veneziano. Qualche battuta, siccome a Venezia che passione, noi facciamo anche qualche battuta in veneziano, in lingua veneziana, in lingua veneta, per farla riscoprire a tutti gli amici all'ascolto che ci stanno guardando. Ma Lele, vado a presentare subito anche il nostro presentatore della serata, Fabio Moresco, non solo presentatore televisivo, lo conosciamo benissimo, un amico, tra l'altro un collega, ma anche cantante lirico. Ben trovato Fabio. Grazie, ciao, bentornato a Venezia. Grazie. Ora vedremo qualche spettacolo stasera, va bene, visto che mi piace. Stasera abbiamo un grandissimo evento, veramente un grande evento, importantissimo, in questo prestigiosissimo teatro. Verranno a esibirsi qua, su questo palcoscenico, 17 artisti di provata caratura. Mamma mia. Bene, poi tra l'altro Fabio ci sono altre novità che lasciamo svelare ovviamente nel corso della puntata di Venezia che passione, ma intanto Lele, qual è stata, so che è stato un grande lavoro di squadra, ma la soddisfazione di aver creato questo festival appoggiato dal comune di Venezia, lo ricordiamo, ma che riscopre non soltanto la canzone veneziana ma il balletto e tanta solidarietà. Lele, tanta carne al fuoco. È vero, la finalità di questa cosa soprattutto è fare beneficenza, cioè in qualche maniera essere nel sociale e dare queste nostre grandi potenzialità alle persone che hanno più bisogno. Volevo dire che oltre al balletto ci sono oltre alle canzoni ci sono dei balletti veramente incredibili. Dal 700 ai giorni nostri. È una cosa da vedere. Poi tra l'altro Fabio, grazie Lele, poi tra l'altro Fabio di 700 se ne intende perché con il suo programma ha parlato non solo di 700 veneziano ma di tutta la venezianità. Tu ti sei dedicata a questa grande scuola veneziana, vero Fabio? Certo, io ho approfondito molto, soprattutto nel periodo del Covid, un po' la storia di Venezia, ho interagito con grandissimi ospiti, la trasmissione è andata benissimo, si sta replicando, però questa sera con me, volevo ricordare, ci sarà anche Anna Bardi una bellissima ragazza veneziana che sarà co-conduttrice con me su questo palcoscenico. I ragazzi sono tutti emozionati, tutti carichi, anzi loro aspettano il mio via per questa grande festa veneziana. E io, guardate Fabio, Lele, mi autocandido per la prossima, l'ho già detto scherzando, ma neanche più di tanto a Lele per telefono, che mi autocandido per fare da paggetto rinascimentale del 500 veneziano. Da Valletto, assunto. Cavalier Servente, assunto. Cavalier Servente. Diamo il 5. Diamo il 5 a tutti e tre, assolutamente. Allora io ringrazio sia Fabio che Lele e facciamo tutti assieme ragazzi una forza canzone veneziana, sempre viva canzone veneziana. Forza canzone veneziana, sempre viva canzone veneziana. Grandi ragazzi, grazie mille. Grazie. Seguiteci, vi aspettiamo. Grandi ragazzi, grande Fabio. Grazie. Ti conto la storia che par quasi una fiaba
la storia di un boccia che col padre si allenava. Sempre qui al Teatro Malibran per il Festival della Canzone Veneziana siamo in compagnia di un grandissimo personaggio, colui che è la massima espressione della venezianità e della musica veneziana nel mondo, Pino Donaggio. Maestro Donaggio, grazie di aver accettato il nostro invito e grazie di essere qui. Grazie a voi. Grazie. Maestro, una sola battuta per dire quanto è importante la venezianità nel mondo, esportata, conosciuta e soprattutto anche apprezzata da tutti, nessuno escluso. Sì, le canzoni girano, cioè sono come figli che vanno in giro per il mondo e così anche la canzone veneziana. Io tempo indietro ho mandato mio fratello con un gruppo a cantare proprio la canzone veneziana a New York, a Boston, a Juve, un gruppo organizzato dall'assessore di Venezia allora. Niente, è importante, mi dispiace che ieri è uscito fuori Jacopo da Isfatto perché era un veneziano che poteva fare strada e spero che vada avanti perché ho sentito qualche canzone sua e mi sembra un bravo compositore e soprattutto originale. Poi grande platea, grande pubblico, soprattutto un omaggio per lei, maestro Donaggio, che sarà sicuramente fatto e doveroso, assolutamente. Grazie mille, grazie a voi. E viva la canzone veneziana, maestro Donaggio. Viva la canzone veneziana. Grazie maestro. Grazie a voi. È l'ultima noce che me ne andai col Tita, e il Tita, e il Tita morti, Tita, Tita morti, è l'ultima speranza del corazon. Perché fuggisti, Tita, o a carne in bocca, perché fuggisti, vigliacco amore. Il festival di quest'oggi, il festival di questa sera della Canzone Veneziana, seconda edizione, è terminato. È stato un grande successo di pubblico, tanti ospiti che abbiamo intervistato, tanti cantanti, tanti artisti, è stata veramente una grande soddisfazione qui a Venezia Centro Storico per Venezia che passione. Ma come sempre, come di consueto, io vi lascio con dei miei versi poetici dedicati a questo teatro fantastico, meraviglioso, il Teatro Malibran, e non solo al Teatro Malibran, ma anche a tutta la Canzone Veneziana. E viva la Canzone Veneziana! E iniziamo così, sentite un po'. E a Canzone Veneziana e a una forza da eon, e a tutti quei che dà ragione, e che piace ai piccoli, ma anche ai grandi, e tutti in un gran ambaradam, benvenuti al Teatro Malibran. E con questo io vi lascio, vi bacio, vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Venezia che passione. Lenza Sabrese è tutto, ciao, grazie. L'Associazione di Promozione Sociale SOMS Ludovico Boschieri di Crocetta del Montello, con il patrocinio del comune di Crocetta del Montello, ha organizzato l'incontro Parc Rosetta in ricordo di Gisinio Narduzzo, una figura poliedrica che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Allora oggi noi ricorderemo Gisinio Narduzzo attraverso la testimonianza di alcuni amici, fra i quali Adolfo Chiaventone, Sergio Tazzer e Eugenio Mazzocato. Sono persone di riferimento perché Adolfo Chiaventone è fondatore dell'omonimo studio legale ed è anche parente di Gisinio, per cui ci parlerà dell'infanzia e della giovinezza, di come si viveva negli anni 50 in questi posti. Sergio Tazzer è un suo grande amico, tra l'altro è stato dirigente della RAI e anche lui in qualche modo radicato al paese di Crocetta perché originariamente il padre abitava in questo paese. Oltre al ricordo degli amici ci saranno alcune letture tratte dalle sue pubblicazioni e che saranno eseguite dai ragazzi delle scuole medie di Crocetta di cui lui è stato preside per tanti anni. C'è anche la partecipazione del concerto armonico della locale scuola di musica Puccini
che ricorda attraverso dei brani musicali quelle che erano le tradizioni di famiglia Narduzzo. Il padre di Sisinio, da giovane apprendista in una bottega di falegname, è venuto a contatto con un violino e da quel giorno si è innamorato di questo strumento, tanto che ne ha fatto la sua attività di passatempo e ne ha costruiti parecchi. Oggi avremo anche un violino Narduzzo nell'ensemble che suonerà per ricordare questo nostro concittadino. Abbiamo ritenuto doveroso ricordare questa persona che riteniamo una persona illustre non soltanto per le cariche che ha ricoperto e per le tappe che ha bruciato, per la sua caparbietà, per la sua volontà, ma soprattutto perché lui ha affondato la ricerca storica e ha dato dignità ad un paese che sembrava un centro del Trevigiano di poca importanza. Oggi ci riuniamo qui tutti assieme per ricordare una figura importante per il nostro comune, che è il dottor Sisinio Narduzzo, che ha fatto ben 4 mandati praticamente di sindaco a Crocetta negli anni del maggior sviluppo. Quindi sono passate attraverso la sua vita in realtà scelte importanti di questo paese, ed è giusto che, come vedete dalla sala affollata, è giusto che ci sia il giusto tributo a un ex sindaco, ma soprattutto a un grande uomo di cultura. Penso che gran parte del patrimonio culturale specifico di Crocetta lo dobbiamo proprio a lui. Quindi ha lavorato e il suo lavoro continua ad essere utile negli anni, quindi è bello così. Sisinio possiamo dire che ci ha insegnato l'amore per il proprio paese, l'amore per le proprie origini, anche se umili, ma che hanno sempre un fondamento storico, e alle volte le piccole storie di comunità locali si intrecciano con la grande storia. Ben ritrovati! In questa puntata vogliamo raccontarvi la storia di una chiesetta che, ancora oggi, domina le vallate della Pedemontana. Questa struttura in realtà fa parte di un complesso di edifici ricchi di storia, aneddoti e fascino che andremo a scoprire nel tempo. Ci troviamo tra i colli di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, e quella che andremo a visitare oggi è la chiesa di San Lorenzo. Allora andiamo! Ci troviamo nel territorio del comune di Farra di Soligo, di fronte a un antichissimo oratorio intitolato a San Lorenzo, un santo martire della prima ora. Nel 258, durante la dominazione di Valeriano, subisce il martirio. Era uno dei 6 diaconi di Roma che aveva il compito di raccogliere le donazioni dei cristiani e di distribuirle ai poveri. E questo probabilmente ha un significato importante in questo territorio longobardo perché nel contesto rurale la festa del 10 di agosto, la data del suo martirio, era preposta alla consegna dei semi grossi. Cioè tutti i villici del territorio che dipendevano dalla nobiltà locale erano tenuti a fare le consegne dei raccolti di grano.
La chiesa di San Lorenzo, situata in una collina panoramica e strategica vicino alle torri di Credazzo, è un gioiello storico dell'architettura medievale. Ci troviamo nel territorio del feudo di Credazzo. Alle nostre spalle ci sono le torri che vengono citate in un primo documento del 1089, quando il vescovo di Ceneda cede ai conti di Montanara, che poi diventeranno conti da Camino, tutto il complesso di questo sito. Le torri sono disposte in direzione nord-sud, una verso nord, verso il Colmoro, le piccole colline, ha il compito di vigilare sull'arrivo di eventuali incursori, invasori. Perché? Perché dal 900 d.C. c'era la consuetudine da parte degli ungari di fare periodiche invasioni che erano molto pericolose per tutto il territorio in quanto i saccheggi non si contavano. Per cui in tutte le colline, le prime colline, quelle che adesso sono colline dell'UNESCO, sorgono dei castelli ancora prima del 1000. Il fenomeno dell'incastellamento comprendeva torri, castelli, fortezze, in modo che questa cintura protettiva fosse una difesa naturale per la pianura sottostante. San Lorenzo è importante per tante cose, ma ci sono due date molto significative che meritano di essere citate. Nel 1242, siamo nel novembre del 1242, c'è un grande matrimonio che fa epoca. Tolberto II da Camino sposa Agnese de Guidotti, una nobildonna del Montello, parente tra l'altro degli Ezzelini. Grande cerimonia e dopo 9 mesi nasce su in castello Guecello VI. Guecello VI vive pochi anni, però avrà molti figli, fra questi anche Tolberto III, che sposerà la cugina Gaia da Camino, figlia di Gherardo III, il signore di Treviso, perché erano cugini e dal 1233 c'era stata la divisione dei beni fra il comitato superiore e il comitato inferiore. Questo matrimonio di Tolberto III con Gaia da Camino, citata da Dante nel XVI canto del Purgatorio, è importante per riunificare i due comitati. Dal matrimonio di Tolberto III e Gaia da Camino, che si sposteranno a Porto Buffolè, che vivranno a Porto Buffolè, nasce Chiara. Chiara diventerà la seconda moglie di Rambaldo VIII di Collalto, il Magnifico, colui che costruisce il castello di San Salvatore a Susegana e che, grazie appunto alla parentela con Chiara, compra il castello nel 1321. Quindi nel 1321 c'è un'altra grande festa, sempre all'interno di San Lorenzo, con l'arrivo di tutti i nobili del territorio. Logicamente l'oratorio doveva essere splendido, ricco di affreschi, che purtroppo oggi sono scomparsi perché le periodiche pesti inducevano le persone a modificare l'intonaco con una mano di calce. Risalente al XIII secolo, la chiesa è stata oggetto di riedificazioni e rimaneggiamenti nel corso dei secoli.
ma conserva ancora oggi gran parte della sua struttura originale. Il campanile, eretto nel 200, è stato rimaneggiato nel tardo Ottocento, secondo lo stile dell'epoca, ma conserva ancora la sua imponenza e la sua bellezza. La chiesetta si presenta con un caratteristico stile romanico e un campanile slanciato con i merli alla ghibellina. Ha subito nel corso dei secoli delle strutturazioni anche notevoli. Quella che viene citata anche nell'architrave d'ingresso recita così: Joanne Deci Vidal fece nel 1573, a D23 di aprile, un restauro del territorio della chiesetta. Interessante è anche una pietra d'angolo alla base del campanile, sulla quale sono incisi misteriosi caratteri che sembrano appartenere all'alfabeto runico. Queste pietre risalgono alla civiltà paleoveneta. Sono delle iscrizioni sacre, spesso dedicate a una dea stanante, come Raizia di Este. Anche qui c'erano delle divinità che soprassedevano alla vita dell'uomo e degli animali e favorivano la guarigione, quindi venivano invocate in dei recinti sacri fatti di legno, recinti di legno, in luoghi ricchi d'acqua, che poteva essere acqua sulfurea oppure anche acqua di risorgiva. I doni votivi non mancano, però è chiaro che quelle poche pietre che contornavano il luogo poi venivano utilizzate per altre costruzioni successive. Non esistono strade che raggiungono la chiesa. Per arrivarci bisogna attraversare filari erbosi di vigne. Il momento in cui ci si affaccia sul piccolo slargo erboso del sagrato per poi entrare nella chiesetta è un'esperienza davvero emozionante e suggestiva. Ci troviamo nel centro ideale delle colline dell'UNESCO, tant'è che spesso quando vengono citate la foto emblematica è proprio quella di San Lorenzo. Quindi un luogo ideale. Qui poi si è girato anche un film, non molto tempo fa, Finché c'è Prosecco c'è Speranza, e nell'occasione è stato anche riattato un cimitero per dare proprio l'idea di come fosse la chiesa alle origini, perché ogni oratorio che si rispettasse aveva il suo cimitero. La chiesetta di San Lorenzo è oggetto di cura e manutenzione da parte di volontari locali che si adoperano perché questo piccolo edificio religioso possa essere visitabile al pubblico. Grazie alla loro dedizione, questa chiesetta può essere ancora oggi ammirata nella sua bellezza e suggestività. Ci avviamo alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi vi salutiamo anche perché sta arrivando il diluvio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!
La Bassanese, libreria di Bassano del Grappa, prosegue con Aperilibro, format che consiste in un incontro con l'autore seguito da un aperitivo offerto dalla libreria. Sabato 1 aprile la libreria ha ospitato l'autrice Lara Lago, giornalista e blogger molto attiva sui social media. Lara ha parlato del suo libro Il peso in avanti, della sua esperienza come ragazza curvy e del fatto di aver imparato di accettare e rispettare il proprio corpo. Il peso in avanti è un libro che ho scritto negli anni in cui vivevo all'estero. Io ho vissuto ad Amsterdam dal 2016 al 2018 ed è stata un'esperienza lavorativa ma anche di vita molto importante, perché ho fatto un incontro che non mi sarei mai aspettata, che è l'incontro col mio corpo. Nel senso che in Italia mi sentivo sempre che il mio corpo di donna grassa non andava bene, dovevo cambiarlo, ero sempre indietro, ero sempre frustrata, eccetera. Nel momento in cui vado all'estero mi rendo conto che un altro tipo di società è possibile e i corpi non vengono più discriminati, e quindi io mi sento che non devo più avere un determinato tipo di corpo per avere una professionalità e per fare un lavoro, ma anzi più io oso e più i miei colleghi e la gente intorno a me mi dà forza. Cioè, faccio carriera, per esempio, no? In ufficio divento direttrice di un canale video di storie di donne da tutto il mondo e il giorno in cui, non so, vado in ufficio con un top con la pancia fuori, i miei capi e i miei colleghi mi dicono sì, vai, questa sei tu, eccetera. E quindi io, abituata alla società italiana, dico cosa sta succedendo esattamente, perché era una cosa a cui non ero assolutamente abituata. Quindi la liberazione dei nostri corpi, la liberazione dello standard di bellezza. E poi ho riportato il messaggio un po' in Italia, sono rientrata nel 2018 e l'ho scritto in questo libro. E ci sono anche dei consigli, diciamo, per chi ha il problema di essere frustrato? Assolutamente sì, non sono dei consigli diretti, però c'è tutta la mia esperienza. Il libro è autobiografico, proprio racconto proprio tutto quello che mi è vissuto e secondo me, cioè che mi è successo, tutto quello che ho vissuto, e pagina dopo pagina secondo me si acquisisce un pochino di più sicurezza in se stessi, perché si vede che in qualsiasi modo tu sei esteticamente, puoi essere felice, puoi avere un sacco di amici, puoi avere un bel lavoro, e questa cosa, cioè, racconto la mia esperienza, ma spero sia di ispirazione per tutti. L'evento è stato arricchito dalla discussione dei diritti delle donne e della situazione delle persone che vivono e lavorano all'estero per un periodo temporaneo. Inoltre, Lago ha condiviso la sua esperienza di lavoro e il suo incontro con una nuova percezione di sé. Io parlo di body positivity, di grassofobia, cioè il fatto che viviamo in una società che è molto giudicante verso le altre persone. Parlo di diritti delle donne sicuramente, perché questa cosa in realtà è una sottocategoria, no? dei diritti e tutto il discorso del sessismo. Mi occupo anche un po' di diritti in generale, cioè quello che io penso è che i diritti non sono una coperta che a un certo punto viene troppo corta e se la tiri troppo su ti si scoprono i piedi. È una cosa molto più ampia, è più diritti per me e più diritti per tutti, e quindi è importante portare avanti questo messaggio. All'interno dei festeggiamenti per i 130 anni della nascita di Toti Dal Monte, sabato 1 aprile si è svolto il convegno Toti Dal Monte, ritratto di una signora, con la partecipazione di importanti personalità del mondo della cultura, della lirica e del teatro. Credo che Pieve di Soligo abbia fatto una gran bella cosa nel pensare di ricordare degnamente Toti Dal Monte nei 130 anni dalla nascita. Questo pomeriggio racconteremo un po' le varie Toti Dal Monte, perché ci sarà la cantante che ha segnato un'epoca, soprattutto tra le due guerre, il soprano di Toscanini, quindi abbiamo il Teatro La Scala, un intervento di Andrea Vitalini che è il direttore dell'archivio storico e appunto musicale della Scala. Poi parleremo di Toti Dal Monte e della Fenice, di Venezia, di come Venezia ha influito appunto e condizionato la sua carriera, con Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro La Fenice, che sarà qui insieme ad Andrea Erri, che è il direttore generale. Ma parleremo anche della giovane Toti e quindi dei suoi primi vagiti musicali in conservatorio come pianista, lo ricordiamo, con Silvia Urbani della Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, e poi parleremo dell'eredità della Toti attraverso il concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte, che a Treviso dal 1900
1969, laurea Nuovi Cantanti. Lo faremo con Roberto Scandiuzzi, basso di Chiara Fame, componente della giuria degli ultimi Toti dal Monte, e con Stefano Canazza, che è il direttore artistico del teatro e il direttore artistico del concorso. Ci sarà poi la Toti privata, e quindi Luisa Cigagna, assessore che ha fortemente voluto e creato questi eventi in onore della Toti, ci racconterà la Toti, diciamo, enfant du pays, quindi come era percepita e amata dalle gente di Pieve di Soligo, e anche un po' la Toti gourmand, cioè che nella seconda parte della vita fu anche un po' talent scout per giovani chef. E poi chiuderemo, oltre ad un saluto di Roberto Robazza, che è accademico della cucina italiana, con la Toti più intima, la Toti mamma, la Toti nonna, nei ricordi di Massimo Rinaldi, il nipote della grande cantante. Il convegno Ritratto di Signora vuole proprio raccontare tutti gli aspetti della personalità di Toti dal Monte. Sono parecchi anni che appunto sono stati fatti studi, pubblicazioni su Toti dal Monte, e in questo convegno avremo modo di conoscere ulteriori appunto momenti della vita di Toti dal Monte, grazie al contributo del Teatro alla Scala di Milano, della Fenice di Venezia, del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, del Teatro Stabile di Treviso e dell'Accademia della Cucina Italiana. Quindi una Toti veramente a tutto tondo, per fare un gioco di parole, e scoprire una donna veramente di una straordinaria attualità e passione per la vita. Noi parliamo soprattutto della lirica perché alla Scala l'abbiamo vista così, ma l'abbiamo vista anche dopo partecipare molto alla vita del teatro, anche successivamente al ritiro dalle scene. Un personaggio assolutamente bello, genuino, partecipe, e soprattutto, facendo un passo indietro invece a quando ha cantato alla Scala, protagonista dei primissimi anni della Scala come ente autonomo, quando l'operazione di Toscanini ha trasformato il teatro, che era ancora gestito da società private, ed è diventato ente autonomo, quindi un teatro di carattere pubblico. In quegli anni Toscanini ha scelto proprio Toti dal Monte per essere una delle sue interpreti predilette, soprattutto come Gilda e come Lucia alla Scala, dove ha fatto tantissimo, le ha fatte tantissime volte ed è stata una protagonista assoluta. Durante il convegno, oltre all'intervento di altri importanti personaggi del mondo della cultura, sono stati presentati anche alcuni inediti della vita artistica e privata di Toti dal Monte. Ringrazio di essere stato invitato, ringrazio di averci coinvolto, perché sono occasioni veramente piacevoli per approfondire degli aspetti. Conosciamo tantissimo, tutto forse da Toti dal Monte, ma ogni volta è occasione anche di scoprire cose nuove, come abbiamo fatto anche questa volta, mettendo insieme le sue recite di Lucia. Abbiamo scoperto che la Lucia che in assoluto ha fatto più recite alla Scala e ha fatto proprio un primato, diciamo 40 recite consecutive, tutte sue, senza che la facesse nessun altro. Toti dal Monte ha cominciato sicuramente in casa, la sua formazione musicale, l'attenzione del padre alla vocalità, al canto, sicuramente l'ha coltivata fin da quando è nata, e poi però ha mosso i suoi primi passi nella formazione istituzionale al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, dove è entrata nella classe di pianoforte, inizialmente di Francesco Giarda e poi del maestro Gino Tagliapietra. Ha frequentato pochi anni il conservatorio perché poi un problema a un braccio l'ha costretta a interrompere lo studio del pianoforte, però in questi primi anni vediamo proprio tutta la sua formazione seguita e guidata attentamente, con molto scrupolo dal padre, che firmava tutte le domande di prosecuzione degli studi, la presentazione dei certificati medici, la richiesta di frequentare il corso di armonia, il corso anche di bel canto, perché abbiamo trovato anche che lei in quegli anni chiedeva già di poter essere ammessa alla classe di canto, e probabilmente perché non era possibile l'iscrizione a 2 corsi principali non è stata ammessa. E quindi la caccia, diciamo, ai documenti nell'archivio storico della biblioteca ha restituito in qualche modo il primo percorso di le pagelle, i giudizi dei professori, una media di voti sempre brillante, una condotta e un'attitudine musicale sempre molto 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 buone. Addirittura abbiamo trovato dei compitini di armonia, le prove finali degli esami, dei corsi che lei ha seguito, e quindi tutto quel background, diciamo, che poi le è servito per studiare con Barbara Marchisio e diventare la cantante straordinaria che è diventata. La Toti dal Monte, solo nominarla in giro per il mondo, grazie a Dio sono riuscito a cantare dappertutto, e dovunque si nominasse la città di Treviso
veniva immediato il riferimento a Totti Dal Monte come una delle pagine storiche del nostro ambiente, del nostro mondo dell'opera, con uno stile di quel momento, con una sua vocalità elegiaca, una cosa molto tipica della Totti Dal Monte, ed è per quello che è diventata l'artista che è diventata e che si continua a nominare. Totti Dal Monte è Totti Dal Monte, è un momento, veramente una pagina di repertorio e di storia di tutto il nostro ambiente operistico. Si vagheggia che fosse anche un'ottima cuoca, però questo non glielo so confermare perché, ahimè, o per fortuna, allora non c'ero. Però si vagheggia anche che avesse redatto un ricettario con le sue ricette predilette, veramente straordinario. Però anche questo rimane... Il grande merito di Totti Dal Monte è prima di tutto una personalità complessa. Non si spazia, come ha spaziato lei, cinema, teatro, lirica e cucina, perché dico appunto che cucinasse molto bene, se non c'è una struttura intellettuale e culturale veramente non indifferente. Il grande merito oltretutto, quindi questo tassello nel suo ambito culturale, è che lei è stata la prima donna ad entrare nella delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina, che allora era estremamente maschilista, dovette vincere le resistenze di chi deteneva allora il potere della delegazione, ed erano personaggi importanti. Per esempio Mazzotti è un personaggio straordinario per quello che ha dato alla cultura veneta, però in ambito dell'Accademia non gradiva di molto. E lei aprì la strada ad altri personaggi importanti come Vittoria Magno, Anna Bellemo, quindi insomma questa sua struttura, questa sua importanza, questa sua determinazione in tutto poi quello che ha fatto si trasfuse anche nella cucina e aprì un mondo a tante altre donne che ora ci sono piacevolissimamente e proficuamente nell'Accademia, insomma. Sì, ci unisce Totti Dal Monte, perché Totti Dal Monte è nata a Mogliano Veneto 130 anni fa e poi ha vissuto gran parte della sua vita qui a Pieve di Soligo. Questo ha creato un sodalizio tra le due amministrazioni e molte manifestazioni proprio dedicate a questa figura per far crescere, far conoscere questa figura sono fatte assieme tra le due amministrazioni e siamo ben felici oggi di essere qui a questo convegno molto importante. Totti Dal Monte alla Fenice ha avuto una presenza per 25 anni, dal 1920 ha cantato abbastanza regolarmente fino al 1945 e sempre in momenti molto, molto importanti della città e della Fenice. Essere qui oggi a casa sua, per me che vengo dalla Fenice, che rappresento la Fenice, è un grande onore, perché questa è una terra molto importante, non solo perché a me piace pensare che sì, Totti Dal Monte ha studiato con Toscanini a Milano, ma è proprio l'espressione di questa terra. E va anche detto che insomma in questa terra a Treviso Toscanini debuttò nel Veneto. Il primo posto dove Toscanini abbia diretto nel Veneto è stato il Comunale di Treviso, così come si è sposato a Conegliano Veneto. Quindi insomma tra la Totti Dal Monte e Toscanini c'è una relazione che passa molto anche per questa terra. Amici di Venezia che Passione, ben ritrovati. Nuovo appuntamento, nuova puntata. Quest'oggi parleremo dei gatti di Venezia. I gatti di Venezia, ise particolari, ise fureghini, vuol dire che sono particolari e furbi, sì, e hanno salvato anche Venezia. Ci sono parecchie storie, tantissime storie che raccontano dei nostri gatti. Hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri e scopriremo il perché. Venite con noi, seguiteci e scoprite il tutto con Venezia che Passione. Andiamo, via!
Amici, nuovamente ben ritrovati. Qui siamo sempre all'interno della libreria Acqua Alta, però con la nuova puntata, quella dedicata ai gatti di Venezia. I gatti hanno un'importanza strategica fondamentale, importante nei secoli per Venezia, Venezia centro storico. E siamo qui di nuovo coadiuvati, aiutati da Alberto Tosofei, il nostro scrittore e saggista, che ci è venuto a spiegare perché i gatti di Venezia hanno così grande importanza, soprattutto rispetto a quelli degli altri, cioè del mondo, ovviamente, e anche quelli degli altri continenti. Tra Venezia e i gatti è una bella storia, peraltro proprio i gatti del mondo sono venuti a Venezia. I gatti del mondo che sono venuti qua? Più o meno dell'area mediterranea, medio orientale soprattutto. Certo. E i gatti erano fondamentali nelle navi, no? Perché ovviamente catturavano i topi che... abbiamo Dominique. Dominique è la nostra gattina. Dominique, vieni! Ma possiamo continuare a parlare. Sì, assolutamente. Perché si occupavano di catturare i topi che mangiavano le merci. Quindi i veneziani li prendevano dai vari porti, dall'Egitto, come dalla Terra Santa, li caricavano sulle navi, poi li mollavano in città. Fino a alcuni decenni fa era possibile trovare a Venezia dei gattini che avevano ancora i gatti egiziani, quelli con la testina triangolare, sì, certo. Il gatto poi è iconico perché Corto Maltese sta a Venezia con i gatti, perché certo. Le foto sono i degni discendenti e rappresentanti del leone alato. Bravissimo. Chioggia ne ha fatto anche un esempio, la città di Chioggia, ovviamente. Però non andrei a Chioggia dopo aver detto questa cosa. Ok, mi scuso con gli amici di Chioggia, mi scuso assolutamente, ma era una battuta. Alberto, era una battuta. Hai ragione, certo. Però, hai ragione. Amici di Chioggia, ciao. Da un certo momento in poi prendono dei gatti che sono un po' selvatici e sono particolarmente abili a catturare i topi. Peraltro non si parla di peste. In questo momento, sebbene noi oggi sappiamo che la peste viene trasmessa dalle pulci del ratto, sì, all'epoca non si sapeva, era solo una questione proprio di preservazione di merci e cibi sulle navi. Sì. E prendono questi gatti un po' selvatici che vengono dalla Siria, che all'epoca era chiamata Soria. E sono i famosi soriani. Il gatto soriano viene appunto da quell'area della Siria e in generale i soriani, una volta utilizzati, venivano, liberati in città, ma alcuni di loro hanno avuto dei destini invece diversi e particolari. Pensate che nel corso dell'Ottocento c'era un soriano molto famoso che si chiamava Ninni, che era il gatto del caffè dei frari, il caffè Toppo dei frari. Ah, certo. Che era un caffè, insomma, anche molto rinomato. C'era il titolare con le 3 figlie che aveva questo gatto, e questo gatto, per qualche motivo che noi oggi non conosciamo, era famosissimo. C'era perfino un libro degli ospiti in cui chi veniva per vedere il gatto del caffè Toppo dei frari lasciava la sua firma. Fantastico. E questo registro da un certo momento in poi ospita anche la firma di Alessandro III, zar di tutte le Russie. Oh, mamma mia. Perché fa una visita all'archivio di Stato che è lì di fronte e poi gli parlano di questo gatto e lui è curioso, vuole vedere questo gatto. Quando muore questo gatto nel 1854, non solo gli fanno il funerale, insomma, ma coniano una medaglia, e ci costruiscono delle poesie. Facciamo un passo indietro, perché c'è un altro soriano, forse una soriana, nel senso che non è mai stato, diciamo che le fonti sono discordi sul sesso, che ebbe una grande celebrità, perché era la gatta prediletta del doge Francesco Morosini. Francesco Morosini, il peloponesiaco, esattamente, che riconquistano gran parte della Grecia ex veneziana, il doge combattente, all'impero ottomano, fra parentesi fa saltare in aria il Partenone, ma questo è un dettaglio, insomma, su cui sorvoliamo. Assolutamente. E d'altronde ci avevano messo le polveri per sparare, quindi insomma è saltato in aria anche per quello. Mamma mia. Ma lui, che era un po' misogino, non si sposò mai, era attaccatissimo a questa gatta, e quando la gatta muore lui la fa mummificare, e ancora oggi la gatta del doge Francesco Morosini si trova a Venezia nel Museo di Storia Naturale, e dentro la sua teca è stata mummificata con un topo anch'esso mummificato tra le zampe. La cosa curiosa è che lo stesso Morosini fu mummificato, perché ripartì per la guerra, morì proprio nel Peloponneso, a Nauplia, e per riportarlo a casa lo mummificarono, quindi è anche una storia di gatti e mummie.
due aneddoti sui gatti. Vai Alberto. Il primo è un gatto che, a seconda delle versioni della storia, che è più vicina alla leggenda, morì, fu l'unica vittima oppure l'unico superstite del crollo del campanile di San Marco nel 1902. Il Barone de Casa. Esatto, perché come è noto collassò su se stesso, non fece vittime, perché umane quantomeno. Ringraziamo Dio assolutamente. E alcune cronache dicono che l'unica vittima fu il gatto del custode. Alcune altre cronache però dicono che invece il gatto fu estratto vivo dalle macerie, quindi noi crediamo più alla seconda versione. Bravissimo. Non così fortunati invece furono due gatti che nei primi giorni di aprile del 1957 svegliarono alcuni abitanti di una casa di San Polo. No? C'era una signora in particolar modo che era infastidita dai miagolii insistenti di questi due gatti, che erano due gatti che abitavano in quella casa, e però affacciatasi si accorge che i gatti miagolano, stanno sul tetto e miagolano perché tutta la palazzina sta prendendo fuoco. Quindi lei stessa urla, esce, chiama tutti gli altri inquilini della palazzina, sono 10 persone che escono in strada e quindi hanno salva la vita grazie ai gatti, che sono gli unici che ai loro ci rimettono la vita, perché ne scoppia un incendio che i vigili del fuoco riescono a domare solo dopo moltissime ore, ma loro in un colpo solo perdono tutte le loro 7 vite e quindi hanno salvato delle persone ma hanno perso la vita. Guarda Alberto, ci hai illuminato come sempre. Io ti ringrazio anche per essere stato qui con noi, di averci aiutato e coadiuvato con la puntata qui a Venezia che Passione con i gatti di Venezia. Alberto, grazie davvero. Ringraziamo anche Dominica, che è stata Dominica, la nostra è ormai esperita Dominica, deve essere andata da qualche parte qua in libreria. Alberto, grazie davvero e alla prossima ovviamente con le tue ultime uscite, fatiche letterarie. Grazie ad Alberto Tosofei. Grazie Alberto, grazie mille, grazie davvero. A Venezia che Passione, siamo qui alla libreria Acqua Alta, in una gondola, un gondolino, so sentà qua tranquillamente, sono seduto tranquillamente che mi sto rilassando, perché qui alla libreria Acqua Alta si sta bene, si sta molto molto bene. Allora qui in gondola devo dire che ho avuto qualche problemino all'entrata, i ragazzi dell'equipe della troupe qui mi hanno preso un po' in giro perché dondolavo col mio peso importante, dondolavo da destra a sinistra e non riuscivo a stare in equilibrio. Beh, casomai se vado in acqua ragazzi recuperatemi voi, se vado in acqua Francesca, Sergio, Stefano mi recuperate voi. Allora amici, qua si sta davvero bene, qua in questo gondolino si può fare sicuramente anche una pausa caffè, una pausa pranzo e perché no, dialogare, parlare, condividere con tante altre persone questa magnifica libreria. State con noi perché non finisce qui. Per Venezia è sempre bello passeggiare e scoprire nuove cose, nuove storie. Ne abbiamo sentite di tutti i colori anche sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia, i gatti nostrani che hanno una marcia in più. Eh sì, ce l'hanno raccontata, ma siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Venezia che Passione. Vi ringrazio già con un bacione e non potevano mancare i versi poetici in libertà di Enzo Savarese qua sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia. Attenzione! I gatti de Venezia, con tutte sostrasse, i gira in lungo e in largo, anche per cae dei rasse, forti, svegi, fureghini e bei, i sa ciapare anche i battei, i fa una bella allegria, e guai se i mancasse, perché se no, saria una bella compagnia. Amici, grazie ancora per averci ascoltato e guardato, un bacio da Enzo, alla prossima, ciao!